Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi, benvenuti agli abbonati al livello Beige Fedeltà. C'è un abbonamento di 2,99 € per sostenere il canale, per aiutarmi anche a dedicarmi di più ai video, visto che stanno arrivando tantissime richieste alle quali io non riesco minimamente a star dietro, che invece vorrei soddisfare su temi natali di personaggi famosi, transiti particolari, che è giusto approfondire in questo modo. E quindi ho pensato a questa cosa del Beige Fedeltà. In realtà mi avete chiesto anche qualcosa di più, perché giustamente c'è chi vuole accedere al contenuto privato, c'è chi vuole delle risposte, poter rispondere alle domande, quindi sto elaborando un livello base, un abbonamento successivo che comprenderà più cose, comprenderà risposte prioritarie ai commenti, live chat, così avrete proprio delle risposte mirate e personalizzate. Ovviamente chi avrà urgenza di avere credo che distribuirò una domanda prioritaria, una risposta credo a video, no? Però ovviamente c'è chi ha bisogno urgentemente di sapere delle cose, può tranquillamente usare il super grazie che ha inserito ultimamente YouTube per avere maggiore attenzione e quindi maggior dedizione. Quindi con poco e anche velocemente avrete anche delle indicazioni più mirate. Poi per altre cose ci vedremo in base alle vostre esigenze, no? Di venirci incontro e di trovare delle soluzioni adeguate e mirate. Sicuramente ci sono diversi livelli di appassionati al canale, c'è chi ha avuto la gentilezza, il piacere, la generosità di sostenerlo e che avrà sempre a disposizione l'oroscopo della settimana. C'è chi è appassionato proprio di astrologia, quindi chiede i corsi, chiede i video un po' più mirati, chiede delle conversazioni un po' più tecniche, e chi non è magari un appassionato di astrologia ma vuole proprio usufruire magari di risposte dirette, di un colloquio diretto, no? Mi chiedono in continuazione come posso parlare con te e quindi faremo degli abbonamenti intermedi. Insomma, io spero che, intanto vi ringrazio perché siamo arrivati anche a 15.000 follower sul canale YouTube, quindi vi ringrazio per la passione, per la generosità, per il sostegno. Questa luna piena in Sagittario è stata meravigliosa e porterà a tante novità a seguire. Ovviamente la luna piena in Sagittario riguardava anche dei pianeti miei personali ed infatti siamo riusciti finalmente a iniziare a dar via a questi abbonamenti che erano stati richiesti da molto tempo. Questa settimana, in questo video, ci dedichiamo ai transiti dal 27 giugno al 4 luglio e questa settimana abbiamo il 28 Nettuno in Pesci che diventa retrogrado, ragazzi, e quindi molto probabilmente si tornerà, presumo, a parlare di questioni sanitarie, di Covid, di vaccini, e però Nettuno in Pesci e anche le risorse, i gas, insomma tutti gli argomenti a questo doppio binario, no? Nettuno in Pesci governa proprio i fluidi, governa un po' la nostra psiche, lo stress psicologico che infatti abbiamo avuto negli ultimi tempi, amplificato, dirompente poi da Giove in Pesci che si è congiunto a Nettuno, quindi la cosa è diventata c'è stato proprio un fenomeno negli ultimi mesi di malessere generale, proprio di disordini, ragazzi, di disordine emotivo, che però abbiamo avuto il coraggio di ammettere, accettare, no? Perché quella poi è la cosa più importante. Volendo, Giove su Nettuno ha avuto una funzione terapeutica da questo punto di vista, perché ha portato a galla molte cose. Quindi abbiamo varie questioni, c'è la questione psicologica, c'è la questione legata ai vaccini, al Covid, alle faccende sanitarie, e la questione delle risorse, delle materie prime, del metano, del gas, anche perché verrà fuori qualcosa. Adesso siamo nel pieno del caldo, ma stiamo andando brevemente, ci ritroveremo alle porte dell'autunno, e quindi la questione gas, materie prime, risorse in generale sarà molto sentita, e voi vedrete che con la retrogradazione di Nettuno adesso, e soprattutto con
con quell'incontro di pianeti nel segno del Toro, Urano, Nodo Nord e Marte tra luglio e agosto, che indicano l'economia, indicano faccende economiche e anche legate al benessere. Ragazzi, qualche novità, qualche grosso cambiamento, qualcosa che salta fuori, qualcosa del passato che ritorna, oppure qualche questione, insomma, appena attraversata, appena trascorsa, che viene rinegoziata, riproposta, insomma, verrà fuori qualche brodo, qualche minestra riscaldata e ce la riproporranno, ci imporranno qualcosa. Io temo sinceramente, perché? Perché i pianeti in Toro, Urano è molto scomodo in Toro, ragazzi, quindi con la congiunzione di Marte e Urano sono esiliati e in caduta nel segno del Toro, e quindi insomma qualcosa anche legato benessere ed economia, visto che c'è anche questo aspetto in Toro, è anche quadrato a Saturno. Ci sarà un momento di transizione un po' difficoltoso, però ragazzi l'anno prossimo, quando poi Saturno entrerà nel segno dei pesci, probabilmente gli eccessi, le speculazioni in qualche modo, volenti o nolenti, finiranno, ok? C'è da attraversare così una fase di transizione, ma si sa, ormai è cosa risaputa che stiamo riattraversando uno di quei periodi storici particolari che bene o male si ripropongono in ogni secolo, per cui la popolazione deve vivere quello che si chiama crash test, no? Insomma, che arriva un po' da tutte le parti, questa volta è stato anche sanitario, quindi vediamo cosa accade con questo Nettuno. Un'altra cosa interessante è la luna nuova in Cancro. La luna nuova c'è ogni mese, ragazzi, però questa sarà particolarmente sentita perché quando la luna si compie in segni cardinali, che sarebbero l'Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno, che sono i segni che aprono la nuova stagione, si sente molto di più, perché i segni cardinali sono gli unici, diciamo così, capaci di dare inizio ad una nuova fase di vita, a livello sia internazionale, nazionale, politico, proprio a nuove fasi, e ce ne sono 4 ogni anno di lune nuove in segni cardinali. Adesso abbiamo questa bella luna, questa è bella perché è in Cancro, quindi è in domicilio, dovrebbe portare delle novità politiche all'interno del paese, ovviamente non soltanto il nostro, perché la luna piena si compie a livello mondiale, può portare novità politiche, può portare novità per quanto riguarda l'infanzia, la maternità, magari ragazzi delle leggi più adeguate per tutelare le donne. Vedete con tutto quello che sta accadendo ultimamente, che è anche lo specchio di un disagio di questo Nettuno in Pesci, che da diversi anni, e poi con la concentrazione ai Giove adesso, sta facendo emergere tutta una serie di disagi e di disordini, no, dell'animo umano. E quindi probabilmente potrebbero esserci delle leggi mirate per la protezione delle donne, dell'infanzia, delle famiglie, quindi maggiori tutele. Qualcosa a livello politico ovviamente è sparso nei vari pianeti, ma probabilmente anche in Italia stessa. Stavo guardando, c'è un grande movimento all'interno del Movimento 5 Stelle, e movimento tellurico, e la luna nuova in Cancro si compie sulla congiunzione Sole-Luna di Di Maio e su quella sul Sole di Grillo, quindi anche lì ci saranno delle novità, sicuramente delle novità. E, insomma, se volete, visto che adesso sto cercando di dedicarmi di più al canale, se volete magari facciamo qualcosa di mirato con i personaggi che mi indicate. Però io vi anticipo che stavo guardando Di Maio e ho visto che dal 5 luglio Marte, Urano e Nodo Nord in Toro si oppongono al suo settore dell'entourage, quindi è possibile che perda qualche pezzo, si sganci da qualcuno, venga lasciato a piedi da qualcuno, insomma ha una tensione, ha delle fratture particolari, insomma non se la passa tanto bene. Nel panorama internazionale però vi volevo far notare le conseguenze di questa luna piena in Sagittario la scorsa, i cui effetti sono stati immediati e dirompenti questa volta.
Stavo guardando gli avvenimenti, le vicende che riguardano Macron, che è un Sagittario con tra l'altro diversi pianeti in Sagittario, e Papa Francesco. Sono stati, non mi sono interessata a tutto il panorama internazionale, no? Al gota della politica, però questi due mi hanno colpito perché mi sono passate le notizie, mi si sono riproposte e non ho potuto non notare che hanno avuto la spintarella della luna piena. Cos'è la luna piena in Sagittario sul sole di entrambi? Il Sagittario, ragazzi, è un segno che è legato all'evoluzione, no? È quello dei 3 segni di fuoco che deve andare lontano, e che quindi progressivamente, insomma, deve spostare un po' più avanti l'asticella di se stesso, quindi deve superare i propri limiti. Quando una luna piena in Sagittario fa vacillare il ruolo, no, le vicende di personalità, vuol dire che sono rimasti al palo, cioè che non stanno evolvendo, si stanno rendendo magari complici di situazioni di comodo, comunque non questioni evolutive. Quindi abbiamo visto che Macron, a discapito della vittoria di un paio di mesi fa, sta perdendo seggi in Francia, quindi vuol dire che o si rinnova o le conseguenze di questa luna piena in Sagittario, secondo me, si cominceranno a vedere dal 21 agosto in maniera molto palese, con lo scomodissimo per loro, per i Sagittario che razzolano male, con lo scomodissimo transito di ben 6 mesi di Marte in Gemelli, dal 21 agosto a marzo 2023. E quindi potrebbe, insomma, no, innescare se non compensano le loro mancanze, se Macron non compensa le sue mancanze, sia lui che tutti i Sagittario che magari con questa luna si sono trovati in difficoltà, potrebbe perdere altri pezzi, così come se un effetto domino creasse delle situazioni, insomma, depotenzianti. Papa Francesco, probabilmente per lui forse è ancora più impattante questa luna, perché ragazzi, un papa probabilmente proprio a livello morale, karmico, visto che si erige, è stato eletto, però intanto ha accettato, quindi è connivente, no, dell'essersi messo a disposizione del mondo come guida spirituale, e quindi dovrebbe badare più allo spirito e alle volontà di Dio che a quelle della materia. E siccome in questa settimana capitava, cade l'anniversario, il 39esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi, giustamente la famiglia e il fratello Pietro stanno rendendo pubbliche ora più che mai delle ammissioni e delle dichiarazioni che Papa Francesco, Sagittario, avrebbe fatto sia all'inizio del suo pontificato nel 2013, sia ultimamente, e a cui non ha dato seguito, per i quali lui sa che Emanuela Orlandi è morta. Ragazzi, è abbastanza squallida la storia, non so se state seguendo la vicenda, e ha dato privatamente l'ok a procedere, però poi insomma sembra che in qualche modo abbia addirittura contribuito ad insabbiare le indagini. E la storia è anche abbastanza squallida, perché di tutta questa tratta internazionale che avevano fatto girare approfittando della coincidenza della scomparsa di questa ragazza con l'attentato a Papa Wojtyla all'epoca, qui di ricatti internazionali e di spionaggio internazionale pare che ci sia ben poco, invece ci sia una squallida rete di fatti molto crudi ma anche molto banali, che lui sta coprendo, ed evidentemente l'universo non vuole questo da lui, quindi si sta creando molta amaretta nei suoi confronti, e parallelamente le sue condizioni di salute peggiorano ed è immobilizzato su una poltrona, proprio la metafora del dire qua devi stare e non puoi fuggire, no? È molto abbastanza palese come metafora e come giro che sta facendo l'energia, quindi anche per lui
probabilmente dal 21 agosto ci saranno delle tensioni se in questi 2 mesi non dà le risposte che dovrebbe dare, insomma. Quindi questi sono 2 personaggi che mi sono balzati agli occhi, che già sono capitati all'onore della cronaca, ma voi vedrete che ce ne sono sicuramente altri. Quindi un momento impegnativo, l'energia gira su tutti i fronti, un po' per tutti, chi di più, chi di meno, poi insomma dipende dal karma, da tante cose, ragazzi. Quindi vediamo cosa ci portano questo Nettuno retrogrado, ma ce ne accorgeremo con calma. Probabilmente quella che sentiremo nell'immediato sarà questa luna nuova in Cancro. Quindi andiamo a vedere che cosa ci porta, segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa è l'ultima settimana in cui Marte, il vostro governatore, è nel vostro segno, quindi è l'ultima settimana di fermento, la percepisce sicuramente di più la terza decade, quindi gli ultimi 10 gradi da 20 a 29,59 dell'Ariete la percepiranno di più, sia Sole che ascendente e tutte le persone che hanno dei pianeti in Ariete in terza decade, però ovviamente un pianeta quando è in un segno, soprattutto il governatore quando è in un segno, viene percepito da tutti. Quindi questa è l'ultima settimana in cui dal 25 maggio avete quell'energia legata agli inizi, all'imprinting, al mandare tutto all'aria e ricominciare un'altra volta, anche alle rinascite, all'energia proprio primaverile, perché poi le cose cambieranno. E questa settimana, ragazzi, l'energia del cambiamento si fa sentire, quindi da 1 mese e mezzo, diciamo, no? Avete questo motore acceso, molti sono partiti, molti tergiversano, dipende da come ci si arriva ad un transito, no? Si è risolti, si è appesantiti, si è zavorrati, insomma, si è senza forze, quindi c'è chi intanto si è ricaricato e sta per partire, chi ha fatto il colpo di testa 1 mese fa. Fatto sta che avete questo motore acceso, poi avete Giove, quindi una voglia di ricominciare, una voglia di splendere, una voglia di lasciarsi andare, di mandare un sacco di situazioni all'aria, una voglia di ripartire liberi con Giove, ragazzi. Un ciclo che si chiude dal 2011, un ciclo disfunzionale pesante. Adesso sentite un'energia completamente diversa, avete una voglia matta di lasciarvi andare il passato, di ripartire alleggeriti, che in alcuni casi sta mettendo in discussione famiglie d'origine, famiglie ufficiali, immobili, luoghi, trasferimenti, proprio, cioè, anche espatri o ritorni in patria, ma a livello grande. Quindi già bastavano Giove e Marte in Ariete a generare questo. Il Sole dal 22 giugno è entrato nel segno del Cancro, quindi ha iniziato a portare energia nel settore famiglia, modificandolo proprio in conseguenza di Giove e Marte, e la luna nuova del 29, ragazzi, si va a congiungere a quel Sole nel settore famiglia e accentua l'energia. Quindi se non l'avete ancora fatto, ripeto, trasferimenti, vendite, acquisti di case, mettere su famiglia, lasciare la famiglia, fare colpi di testa, molti di voi stanno veramente portando delle novità anche nei rapporti interpersonali, quindi anche nelle famiglie, quelle con figli, cioè proprio nei matrimoni, non nella famiglia d'origine, perché molti Ariete e ascendenti Ariete stanno semplicemente uscendo dalla famiglia perché sono grandi, perché si sentono pronti, perché magari erano tornati per il Covid, perché avevano perso il lavoro, oppure stavano in paese, oppure stavano nella loro città ma sognavano di andare da un'altra parte e stanno facendo quello. C'è anche chi sta mettendo in discussione le famiglie create precedentemente e chi sta invece con questa nuova energia
facendo dei progetti per crearne di nuove, sia che siate single, sia che alle spalle ci sia già una famiglia. Quindi c'è chi passa da una moglie all'altra, per dirla no, brevemente, e chi invece magari era single e chi invece aveva una relazione e la vuole trasformare in qualcosa di più, come dire, in famiglia. C'è chi ha progetti di famiglia e chi insomma sta incontrando qualcuno che può diventare, con cui fare famiglia. Insomma, la famiglia, la casa e il paese, e poi tanti trasferimenti di case, di appartamenti, vendite, affitti, una grandissima energia. Tra l'altro, questa settimana è l'ultima con Mercurio in Gemelli, quindi dal 5 Mercurio sarà in Cancro e quindi si andrà a sommare al Sole in Cancro e all'energia della Luna nuova. Quindi credo che sia proprio inevitabile, con tutti questi pianeti allineati in una casa cardinale, in un segno cardinale, con un segno cardinale, credo che sia inevitabile per voi, insomma, che non arrivino novità in famiglia. E quindi tante case nuove, tante famiglie nuove, anche dei bambini nuovi, insomma. Probabilmente tanti di voi stanno pensando di diventare genitori, insomma, o ci stanno riuscendo adesso, oppure se siete completamente single, perché insomma qualcuno mi dice no, ma io mi sono lasciato ma non sta arrivando nulla. Ragazzi, probabilmente adesso arriverà qualcuno con cui fare famiglia, anche in maniera abbastanza veloce, perché sapete, quando c'è Giove in Ariete le cose partono molto velocemente. Poi solitamente si sa che insomma chi parte a razzo sappiamo che fine fa, però questa volta prima o poi Giove e Saturno si incontreranno, no? Cioè Saturno in un segno amico del segno in cui è Giove. Siccome Saturno è la durata delle cose, ragazzi, c'è una certa possibilità di durata. Se volete approfondire, c'è il video che vi lascio in sovraimpressione o nell'info box, insomma, o lo trovate nel canale. C'è il video dedicato al transito di Giove in Ariete fino a maggio 2023, segno per segno, e a tutte le novità che vi può portare. Voi siete tra i primi che devono ascoltarlo, voi, l'ascendente Ariete, la Luna in Ariete, ragazzi, sicuramente, e quindi ascoltatelo, perché vi darà chi non l'avesse ancora fatto, vi darà una gettata, un occhio lungo su queste situazioni. Quindi grandi novità, insomma, radici. Chi non sta facendo dei progetti e si sente bloccato, ragazzi, con questi transiti probabilmente è spinto a guardarsi dentro e a ripensare alla famiglia, ai blocchi che ha dato la famiglia, a quanto si sente frenato dalla famiglia, ai blocchi che ha avuto nell'infanzia. E anche Nettuno retrogrado nel settore dell'inconscio vi spinge a riavvolgere il nastro, il film della vostra vita, a guardare, ragazzi, perché se davvero con questi transiti scardinanti davvero non si muove nulla, vuol dire che il blocco che avete dentro di voi, emotivamente o mentalmente, è immenso, ok? Ed è più forte dei transiti. D'altra parte l'astrologia non è Lourdes, l'astrologia è come molto simile alle previsioni del tempo, no? Ci possono dire settimana prossima pioverà acquazzoni per una settimana, e dipende da come noi ci arriviamo all'acquazzone. C'è chi non ha pulito le fogne e gli si allaga la taverna, la cantina, c'è chi ha fatto tutto a posto, no? Ogni giorno si è guardato la sua casa e quindi non accadrà nulla e sarà riparato al calduccio, c'è chi si è speso tutti i soldi, non ha una macchina e prenderà acqua, c'è chi non ha sistemato il tetto e gli pioverà in soffitta, insomma, no? Dipende da come ci arriviamo, cioè i transiti, alla fine tutto quello che viene dal cielo è simile alle previsioni meteorologiche, quindi loro arrivano, però dipende da noi, no? Dipende assolutamente da noi. Quindi amore, se non è ancora arrivato amore, novità a casa, trasferimenti, acquisti di case, mettere su famiglia, bambini, incontri,
veramente chi più, partenze per l'estero, iscrizioni all'università, una nuova fase. Io vi ricordo sempre, si chiude un passaggio, un ciclo disfunzionale iniziato nel 2011, molto pesante. Per chi capitasse per la prima volta su queste previsioni, su questo canale, dal 2011 ad oggi i segni cardinali, l'Ariete in primis, sicuramente hanno arrancato, hanno fatto una certa fatica, c'è stata una fase veramente di 12 anni karmica che ha fatto cadere molte maschere, ha complicato spesso la vita, che all'epoca era più comoda ma meno autentica, ci ha portati ad andare in profondità, a volte obtorto collo, cioè a volte non eravamo contenti di farlo, siamo stati costretti, ma il ciclo che inizia adesso, se abbiamo fatto la metà del lavoro che questi transiti ci hanno imposto, ci porta sicuramente lontano, e comunque il ciclo che parte adesso e che dura 12 anni è decisamente meglio aspettato e ha una prospettiva sicuramente migliore, più solida, più costruttiva, più positiva, più soddisfacente e meno destrutturante. Insomma, questo è stato veramente un 12 anni di, io lo chiamo il decadentismo. L'ultimo ciclo è iniziato veramente con un'opposizione Giove-Ariete, Saturno in Bilancia abbastanza pesante, poi c'era anche Urano in Ariete se non sbaglio, quindi scossoni, traumi, perdite anche abbastanza improvvise, insomma battute d'arresto, incidenti di percorso che si sono conclusi, quindi tanta energia positiva. Cercate di sanare quel pessimismo, la paura di non farcela e ripartite positivi con le persone che vi fanno stare bene. Ci sono dei matrimoni che scricchiolano, ragazzi. Il consiglio sarebbe di tergiversare e di aspettare qualche mese, di cercare di traghettare nel 2023 prima di prendere posizione definitiva e legale, però è probabile che non tutti ce la faranno, ok? Quindi riflettete sicuramente, aspettate almeno agosto per prendere decisioni importantissime. Vediamo un po' cosa l'energia, lo so che siete impulsivi, lo so che siete di fuoco, ma l'energia si deve sempre assestare un attimo. Poi se proprio qualcuno vuole andare via e non è normale, non è possibile trattenerlo, lasciatelo andare. Non è detto che con il ritorno di Giove in Ariete nella seconda battuta non torni a casa. Un grandissimo in bocca al lupo per questa luna nuova, per le vostre belle novità, per questa rinascita portata da Giove in Ariete. Passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questa settimana è l'ultima settimana di elucubrazioni, cioè l'ultima settimana in cui Marte in Ariete fonde la sua energia con Giove, anche se ormai sono distanziati, quindi avete già preso consapevolezza di cose nuove da fare, di cose da non fare più. Da metà maggio siete, quindi sicuramente dalle giornate intorno al vostro compleanno, è iniziata una fase di rielaborazione delle memorie con nuovi punti di vista, probabilmente guidati da nuove consapevolezze, anche da nuove persone. Probabile che molti di voi abbiano iniziato un percorso o comunque una rivisitazione di antiche memorie, proprio avete riavvolto il film della vostra vita, dato peso diverso a cose che sembravano più importanti, altre che lo sembravano meno, magari avete messo in discussione, ok? Magari avete ridistribuito i pesi, e sicuramente tutto questo lavoro interiore che è stato anche bellicoso, però eravate aiutati, questa volta eravate aiutati, facilitati, adesso ha ridistribuito proprio le priorità. Sono cambiate le priorità, questa è l'ultima settimana in cui insomma vi state organizzando dal 5 luglio, quando Marte entrerà
nel vostro segno, sicuramente la prima decade del Toro, quindi nati in aprile, e tutte le persone con l'ascendente o magari valori personali come una Luna, come la Venere, come Marte, nei primi 10 gradi del Toro, inizieranno proprio ad agire dopo una fase, appunto, ripeto, di interiorizzazione, anche di ribellione e in alcuni casi anche di forti rabbie, però in alcuni casi proprio, allora dipende da come ci siete arrivati. Se non avevate gli strumenti per elaborare le antiche memorie che sono emerse, i ricordi del passato, probabilmente ci sono state delle grandi rabbie, delle grandi ribellioni, probabilmente avete distrutto delle situazioni, siete usciti dal famoso recinto nel quale stavate anche per quieto vivere. E invece in altri casi, se siete riusciti ad elaborare tutto quello che sta emergendo e che continuerà comunque ad emergere, ma mai con l'intensità dell'ultimo mese e mezzo, se siete riusciti ad elaborarlo in una maniera diversa, è probabile che non abbiate messo in discussione tanti aspetti della vostra vita e che magari siate riusciti a riorganizzarli semplicemente. Quindi poi dipende, insomma, no? È anche probabile che delle ribellioni alla fine di alcune situazioni, in alcuni casi, possano essere state distruttive, in altri casi invece possono essere state funzionali, liberatorie. Io spero che siate riusciti a trasformare in liberazione, in forza, in grinta, in coraggio, in nuove iniziative questa energia dirompente, ok? E che non l'abbiate repressa provocandovi dei forti stress, delle forti rabbie. Insomma, era proprio una situazione altrimenti da mal di pancia, da mal di testa. Quindi questa è l'ultima settimana di lucubrazioni, le cose già stanno prendendo piede diverso, ma dal 5 partirete all'azione. Prima ovviamente partirà la prima decade e poi seguiranno tutti gli altri, però vi sono già arrivati gli aggiunti, vi sono già arrivati gli aiuti, vi sono già arrivate, come dire, le aggiunte proprio, le collaborazioni, e vi è arrivato amore, qualcuno, oppure delle situazioni molto affettuose intorno a voi, grazie all'appena concluso transito di Venere in Toro, hanno aiutato tanto ad affrontare questo percorso così impegnativo. La luna nuova questa settimana è molto interessante perché è una luna nuova amica che anche in questo caso sollecita prima e seconda decade, è una luna che vi porta a dare delle comunicazioni importanti, a fare degli incontri importanti, è una luna che porta a svolte nei contatti, svolte nelle decisioni, svolte nelle comunicazioni e nei chiarimenti o nelle iniziative con fratelli, sorelle, cugini. È un momento molto importante di esito o di decisione per tutte le persone che lavorano nella comunicazione, per tutti gli studenti di Toro e ascendente Toro, ed è un momento importante perché è anche positivo. Quindi questo è uno di quei momenti nei quali io vi suggerisco di osare perché se dovete chiedere, se dovete dare degli esami, se dovete prendere delle iniziative, contattare qualcuno, inviare dei curriculum, fare dei trasferimenti, ragazzi, chiedere dei trasferimenti, fare degli spostamenti, mettere in vendita qualcosa, fare un debutto, aprire, no? Aprire un'attività, ragazzi, che ne so, scrivere, pubblicare qualcosa, cioè proprio tutto quello che ribalta, no? Dichiarare al mondo, comunicare al mondo e anche andarselo a prendere quello che volete, visto che è una luna anche di spostamenti e anche di sistemazione di cose familiari, ragazzi. Questo è un momento fantastico che tra l'altro scardina un passato, scardina una situazione antica e dà vita ad una situazione di movimenti, trasferimenti, comunicazioni che poi molto probabilmente porterà quelle svolte di vita a cui voi in primis sarete sottoposti dal 5 luglio al 21 agosto, quando Marte
la forza, l'energia, ma anche la lotta. Si congiungerà nel cielo, si incontrerà con Urano dopo 87 anni, ragazzi, e col nodo nord. Una congiunzione Marte-Urano c'è già stata nel primo mese del 2021, se non ricordo male, e qualcosa era accaduto nel 2019, ma mai con il nodo nord. Mai con il nodo nord, che è il nostro destino, quindi quello che dobbiamo fare in questa vita. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, c'è su questo canale, per tutti quei toro, ascendente toro, luna in toro, che capitassero per la prima volta su questo canale e sentissero per la prima volta, insomma, questa previsione così stratosferica, così catartica, vi lascio in sovraimpressione nell'info box, ma lo trovate, se non dovessi riuscire a dimenticarlo, lo trovate anche nel canale. C'è un video dedicato all'incontro tra Urano, Marte e nodo nord nel segno del toro. Lo trovate qui e porta con sé le previsioni segno per segno. Quindi lo stravolgimento che voi avrete sarà proprio vissuto in prima persona e determinerà un cambiamento molto probabilmente legato alla materia, quindi beni, immobili, proprio tra cose tangibili, ragazzi, abbastanza imponenti, abbastanza impegnative, oppure un benessere, una guarigione, uno sgancio di qualche limite, oppure un'apertura, un'uscita dal recinto, ma di quelle che segnano un prima e un dopo, cioè proprio delle grandi svolte di vita. Non so se collegata a questo, ma comunque aiutata da questa svolta di vita portata poi da luglio e agosto, ritorna un progetto importante, un sogno al quale avete dedicato già forse delle energie, o forse non avete mai osato, no? Perché lo consideravate inosabile. Adesso questo sgancio, questa liberazione, questo momento catartico, no? Questa risoluzione di qualcosa tra luglio e agosto, questo cambiamento tra luglio e agosto porta un alleggerimento tale che renderà possibile la realizzazione di un sogno, di un progetto che avevate probabilmente lasciato andare forse l'anno scorso, forse tanto tempo fa. Non ha importanza, può essere più di uno. E ritorna anche un'amicizia importante. Ritorna un'amicizia importante per tutte quelle persone che hanno incontrato qualcuno di molto interessante nell'ultimo mese e mezzo. Beh, ragazzi, è presto, dopo la luna nuova del 29 in Cancro, potreste ricevere delle notizie e quindi intuire i potenziali sviluppi. Quindi un meraviglioso in bocca al lupo, che possa accadervi tutto ciò che desiderate e soprattutto il meglio, che sia il meglio per voi. Un grande bacio e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli, qui abbiamo un momento di cambiamenti che davvero stanno aprendo varie porte, no? Come se si fossero aperte varie situazioni, ed effettivamente le diramazioni sono parecchie e imprevedibili. Cerchiamo di focalizzare. Allora, voi avete Venere che ha fatto l'ingresso nel vostro segno il 23, quindi la scorsa settimana, praticamente una decina di giorni fa, a voler stringere, insomma, a tenerci larghi. Questo cosa vuol dire? Che il momento di intensità, di cambiamenti, di turbolenze lavorative si sta quietando, e fino al 20 luglio circa dovrebbe essere un momento molto ristoratore, di riposo, di divertimento, di amore, di affettuosità, di viaggi, di vacanze, di serate con gli amici. Insomma, dovrebbe aprirsi una parentesi molto leggera per quanto riguarda la vostra persona, anche
di cure da dedicare a voi stessi, di coccole, oltre a sentirvi più amati del solito e anche a essere più affascinanti. Questo sarà sicuramente un periodo in cui insomma farete molte conquiste, avrete corteggiatori o la persona che vi piace sarà più accessibile, se avete già un partner in una situazione stabile proprio si attraverserà un momento di coccole, di dialogo, di divertimento, di sintonia, di feeling intellettuale, proprio come piace a voi. E insomma arriva l'amore, cioè a seconda della situazione in cui vi trovate, se siete single arrivano degli incontri molto interessanti, possono arrivare veramente anche se non siete single, poi ovviamente sta a voi decidere. Io vi ricordo sempre che se non l'aveste visto sul canale, quel video dedicato a luglio e agosto, all'incontro, alle svolte del destino, agli incontri tra Marte, Urano e Nodo Nord, no? Che segnano anche probabilmente delle svolte epocali, io vi ricordo che anche su di voi potrebbero esserci degli effetti proprio di uscire dal recinto e anche da insomma, situazioni sentimentali che vi stanno strette. Quindi se non avete voglia di complicare la situazione, state bene dove state, fate i bravi, altrimenti sappiate che per voi si apre questo ventaglio di possibilità proprio a 360 gradi che possono passare anche attraverso l'amore. Se volete approfondire il video, se non l'avete ancora visto, spero di ricordarmene di lasciarvelo in sovraimpressione, o comunque lo lascerò nell'info box, ma lo potete trovare liberamente sul canale digitando Incontri del Destino. Ed è il periodo tra il 5 luglio e il 21 agosto, quindi ci siamo assolutamente. Per voi quello sarà il preludio a qualche grande novità, ma anche a qualche grande risoluzione. Quindi cosa succede? Abbiamo queste 3 settimane, no, di allegria, brio, amore, incontri, e nel frattempo con la luna nuova del 29 ci sono delle novità. Allora, le novità possono essere sia lavorative, sia economiche fondamentalmente, sia legate all'emancipazione da un vincolo affettivo, da una dipendenza, da un vincolo familiare, da qualcosa che vi andava stretto. Insomma, i due transiti potrebbero essere anche collegati, e quindi grazie ad un momento di amore per voi, grazie a qualcuno che vi apre gli occhi, grazie a qualcuno che vi dà amore, grazie a qualche situazione molto piacevole, molto fortunata, che Giove, tra l'altro in ottimo aspetto con Venere, quindi piccola e grande fortuna a vostro favore vi comportano, vi offrono. In qualche modo nelle giornate intorno alla luna nuova del 29 vi emancipate da qualche vincolo affettivo, sentimentale, da qualche problema che vi portavate dall'infanzia. Certo, non sarà una cosa che magari accade con lo schioccare delle dita, è sempre una luna nuova in Cancro. Diciamo che si innesca un processo di emancipazione che poi avrà vari step. Uno step molto importante inizia il 5 luglio, quindi dal 29 giugno al 5 luglio, l'ingresso di Marte nel segno del Toro andrà a fare un assist a questa luna nuova in Cancro e a questo Sole in Cancro, quindi avrete veramente la forza di iniziare quella ribellione, avrete la forza e volendo avrete anche l'assist dall'esterno, perché magari c'è questo incontro, questa persona, questa nuova opportunità, insomma questa botta di fortuna, chiamiamola come vi pare, che vi dà la grinta di uscire da una condizione, da un'abitudine, da una situazione che probabilmente ha fatto il suo tempo, che è molto legata a degli schemi familiari, magari se non è legata proprio ad una persona di famiglia o all'ambiente familiare. Fatto sta che inizia un periodo, una fase di emancipazione che, ragazzi, io già vi anticipo, poi diventerà qualcosa di grande dal 21 agosto, perché io spero sempre di riuscire a farlo, ma i gemelli e l'ascendente gemelli sono quelli più interessati dal lungo ed eccezionale transito di Marte nel vostro segno dal 21 agosto a marzo 2023. Quindi quello poi sarà il momento della messa in atto di queste cose che adesso accadono interiormente e che però, se il momento è giusto, non sono soltanto degli stati psicologici che innescano una maturazione, una risalita, un miglioramento. Insomma, qua arriva anche
qualche botta di fortuna. Lavorativamente parlando, per esempio, con Nettuno che il 28, il 29, il 28 diventa retrogrado, potrebbe ritornare proprio a livello di aspirazioni, a livello di promozioni, a livello di lavoro, ritorna un sogno, un'aspirazione, un desiderio di cambiamento, una consapevolezza che probabilmente avevate già magari una volta, no? Poi presi dalla frenesia della vita, oppure dagli impegni pratici, oppure dai doveri, oppure dalle necessità, magari avevate accantonato, oppure qualcosa che sta marinando da tempo, magari da un annetto, e che però finora era sempre sfumata. Adesso noi dobbiamo sempre ringraziare Giove in Ariete, ragazzi, perché proprio a livello di relazioni per voi, a livello di progetti, a livello di entourage, a livello di situazioni, a livello di amicizie, a livello di consapevolezza dei rapporti, di ciò che voi date agli altri e gli altri danno a voi, che per voi è una sfera molto molto importante, si chiude un ciclo disfunzionale iniziato nel 2011, finisce adesso ne inizia un altro molto più costruttivo, soddisfacente, concreto, positivo, che durerà 12 anni. Quindi tutto quello che avete destrutturato in questi 12 anni, le amicizie, l'entourage, i rapporti scricchiolanti con i colleghi, un progetto che non decollava, qualcosa che è fallito, che è stato chiuso, quello serviva per togliersi le maschere, per passare da una situazione di apparenza, di superficialità, di conformismo, di non realtà, a qualcosa di molto più profondo, vero ed essenziale. E adesso ripartite diversi, cambiati, maturi e pronti in realtà a fare sul serio. Non avete finito, ragazzi, la vostra vera rinascita ci sarà nella primavera del 2024, quando Giove entrerà nel vostro segno, ma sarà ovviamente annunciata. Dal lungo transito, adesso dal 21 agosto 2022 a marzo 2023, inizierà a scardinare tutte le cose vecchie, no? Perché il Gemelli è tanto leggero, ama planare con leggerezza sulle cose, però poi quella forza di fare dei cambiamenti drastici, quella cosa di lasciarsi tutto alle spalle, non ce l'ha. Poi rimane legato alle cose, alle persone, alle situazioni, ha bisogno è difficile che riesca a fare da solo, come dire, delle grandi guerre, no? Ha bisogno, Gemelli è nato per stare in team, no? Almeno in coppia, quantomeno è doppio, quindi qualcuno che rappresenti la sua metà. E quindi, ragazzi, adesso c'è una rinascita fondamentalmente che parte da un progetto, dal vostro modo di relazionarvi agli altri, lo ritarate, lo riassettate e da lì si scardinano tutta una serie di cose, voi siete più liberi, vi state emancipando da qualcosa e realizzerete un sogno. Io dalla prossima settimana inizierò ad andare più nello specifico, voi datemi tanti feedback, raccontatemi quello che sta succedendo, come si stanno muovendo le cose per voi. Per adesso forza e godetevi questo momento e godetevi soprattutto Venere in ottimo aspetto a Giove e a Marte. Un grande bacio e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana è l'ultima nella quale avrete Marte dissonante, quindi è l'ultima di grandi sbattimenti, di colpi di scena lavorativi, di tensioni, che ne so, di nuovi inizi, di situazioni scomode, ok? Perché insomma un Marte dissonante in un settore così specifico sicuramente ha agitato un po' le acque, ha portato cose improvvise, magari no, tensioni, insomma si può essere espresso in tanti modi, però sappiate che questa energia dissonante nel settore lavoro e realizzazioni indica poi, anticipa nuove consapevolezze, perché dove sta Marte in Ariete adesso arriverà Giove, che è la lucidità, le nuove prospettive, le nuove visioni, dove vorrete essere fra 10 anni o a partire da adesso, come volete investire la vostra vita. Quindi insomma c'è turbolenza, ci sono novità a livello professionale, si chiude una fase molto disfunzionale, molto scomoda per voi, molto destrutturante, la chiamo di decadentismo proprio
il crollo di un sacco di situazioni apparenti e una grande caduta di maschere iniziata nel 2011, nella quale avete lasciato tanto indietro, avete avuto tanti colpi di scena, tante frizioni, tante situazioni poco piacevoli che magari hanno messo in discussione la vostra tranquillità, no? Le vostre zone di comfort, però è stato un periodo che, se sfruttato al meglio, è servito a passare da situazioni molto apparenti e molto anche più superficiali, ragazzi, poco vere, proprio illusorie, piene di maschere, le maschere a un certo punto sono cadute, quindi siete inevitabilmente arrivati all'essenza delle cose, o comunque vi dovreste ritrovare più profondi di prima. E la fase che inizia adesso e che durerà altrettanti 11-12 anni circa è sicuramente una fase più strutturata, più soddisfacente, più concreta, migliore, decisamente è più potenziata, insomma più potenziante soprattutto, e porta dei frutti, non ha il compito di destrutturare e distruggere cose che sono più apparenti che solide. Adesso le radici dovrebbero esserci e quindi inizia una fase diversa. Nelle giornate intorno al 29 voi sentirete una spinta molto forte ad innescare veramente una nuova fase di vita, perché avrete la luna nuova nel segno del Cancro, ed è l'unica luna nuova nel vostro segno, perché ogni anno noi abbiamo una luna piena e una luna nuova nel nostro segno, ok? Nel nostro segno o nel segno ascendente. E cosa accade? Le lune nuove nei segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, sono quelle che si fanno sentire più di tutti, non soltanto a livello emotivo, perché questa è una luna in trono, quindi magari smuove i ricordi, smuove le memorie, smuove le situazioni legate all'infanzia, alla famiglia, ok? Le nostalgie, la mancanza di qualcuno che magari non c'è più. È una luna molto emotiva, ma soprattutto le lune in segni cardinali sono quelle che riescono a dare inizio a nuove cose. Sono le uniche perché sono legate ai segni con i quali iniziano le nuove stagioni, e quindi hanno quel tipo di forza, quel tipo di energia e quel tipo di funzione. Cosa accade adesso? Beh, allora ragazzi, guardando il vostro cielo, sembra che con questa luna nuova in Cancro inizi una fase di scardinamento di vincoli emotivi, di situazioni legate al passato, sia a livello affettivo, ragazzi, sia a livello lavorativo, perché per quanto riguarda il segno del Cancro potrebbero essere legate al nutrimento e quindi dunque al sostentamento. E visto che questa luna nuova congiunta al Sole è opposta a Plutone retrogrado, visto che avete anche Saturno retrogrado in un settore insomma di grande evoluzione, ragazzi, voi state facendo una rivoluzione interiore, personale, familiare, karmica, lavorativa, probabilmente finanziaria. Siete assolutamente fra coloro che, volenti o nolenti, stanno capendo che è fondamentale mettere in discussione ciò che non funziona. Questa luna, spero che anche ai più chiusi, perché il Cancro, ragazzi, è legato al granchietto, no? Il granchietto pizzica quando si sente attaccato in qualche modo, quando si sente emotivamente messo in discussione o in pericolo, però poi si chiude anche, no? Retrocede e si insabbia. Quindi sappiate che c'è un lato ombra di chiusura legata alla paura, legata ai timori di essere feriti, perché il Cancro è tanto pungente fuori quanto tenero e delicato dentro, no? Perché è polpa, è tenero. Quindi io mi auguro che questa luna nuova riesca anche ai cancretti più chiusi a far arrivare quell'apertura di mente e di cuore verso il nuovo che vi faccia riavvolgere davvero il film della vostra vita
mettere in discussione vecchie abitudini prese dalle famiglie, magari prese dai genitori, vissute nell'infanzia, legate a dei ricordi a cui voi date una grande importanza, ma che magari vi hanno chiusi in un recinto, vi hanno impedito di vivere in prima persona, non vi hanno fatto vivere la vita a modo vostro. Insomma, fondamentalmente questa luna nuova, dissonante a Giove, dissonante a Marte, vi sta facendo chiedere chi siete veramente, dove finisce il clan, dove finiscono l'educazione, le aspettative dei genitori, l'imprinting dati dai genitori e dove iniziate voi con la vostra autenticità, con i vostri reali desideri, con i vostri sogni. E quindi questa luna nuova dipende da come ci arrivate. C'è chi la abbraccerà e inizierà a far entrare il nuovo e a far entrare le domande scomode. C'è chi aveva già fatto questo atto di coraggio, questo atto di apertura al mondo e quindi adesso inizierà con questa luna nuova, prenderà come un'ondata. Avete presente quando l'onda prende il granchio e se lo porta dietro o lo porta verso la riva? E quindi inizierà l'emancipazione da qualche situazione che magari vi tiene chiusi in una zona di comfort, ma vi manca l'aria o vi manca l'acqua nel vostro caso, ok? Quindi c'è chi inizierà a capirlo adesso e c'è chi adesso inizierà a farlo. Inizierà ad emanciparsi da situazioni lavorative o da situazioni sentimentali o relazionali che, ragazzi, non vanno bene più e che iniziano a starvi veramente strette. Il 5 luglio, 6 giorni dopo la luna nuova, io ve lo spoilerò, così iniziate, no, a preoccuparvi meno. Marte cambierà segno, entrerà nel segno del Toro, inizierà a darvi tanta stabilità, tanta forza, tanto aiuto. Forse arriverà qualcuno dal team, forse arriverà un cambiamento, si realizzerà quel progetto, la possibilità di un progetto, o cambiate team, o riuscirete a realizzare qualcosa di talmente forte che vi farà mettere in discussione un sacco di cose, vi permetterà di andare incontro a voi stessi e scommettiamo che tra novembre e dicembre voi sarete delle persone completamente diverse o comunque sarete riusciti a cambiare qualcosa di importante che non vi piaceva più. Io ve lo auguro, vi auguro la forza e la determinazione di portare avanti la vostra persona senza sentirvi cattivi o senza sensi di colpa verso le memorie e verso le tradizioni, ok? Quindi ragazzi, forza, fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, questa settimana avete l'ultimo tragitto, l'ultimo aspetto positivo di Marte in Ariete che vi ha dato tanta carica, vi ha fatto riprendere tanta forza. Voi, per chi capitasse per la prima volta su questo canale, su queste previsioni, il Leone e l'ascendente Leone hanno vissuto un 2021 molto impegnativo, la prima decade nata in luglio veramente hanno avuto delle difficoltà anche nel 2020, a partire da marzo 2020, con l'opposizione di Saturno, un transito impegnativo che capita ogni 28-30 anni, quindi molte cose sono state riviste, molte cose hanno smesso di funzionare perché Saturno è anche il signore del tempo e quindi nell'opposizione ci chiede qualcosa, ci chiede di staccarci da qualcosa, di rinunciare a qualcosa che non è più utile alla nostra evoluzione e di lasciarla andare. In altri casi invece in realtà è una sfida ad evolvere, è una sfida nel caso del Leone o dell'ascendente Leone, smettere di dominare gli altri, ripristinare degli equilibri, delle situazioni di parità nei confronti degli altri, del partner, dei soci, dei colleghi al lavoro, no?
Quindi laddove c'è stato un eccesso di orgoglio, laddove c'è stato un eccesso di controllo, di dominio, imparare ad aggiustare il tiro pena il deterioramento della situazione. Quindi Saturno non è soltanto privativo, non è soltanto cattivo, Saturno ci aiuta anche ad evolvere. Sicuramente venite da una parte marzo-aprile molto intensa, forse uno dei momenti più crashanti, più stressanti per Leone, ascendente Leone, dove probabilmente qualcosa, obtorto collo, qualcosa o qualcuno abbiamo salutato, e però finalmente il cielo ha avuto un occhio di riguardo, quindi dal 25 maggio il trigono di Marte. In realtà dall'11 maggio è arrivato Giove in Ariete, che ha portato proprio un nuovo percorso, una nuova visione della vita, qualcuno che forse vi ha traghettati verso nuove consapevolezze, oppure un riprendersi dopo le crisi e iniziare magari da capo nella formazione, iniziare qualcosa di nuovo, una nuova vita proprio nella formazione. Magari qualcuno si è riscritto a scuola, qualcuno è partito, è andato lontano, qualcuno per riprendersi si è regalato magari un viaggio, ragazzi, perché il momento è stato catartico, perché avevate bisogno anche di stare con voi stessi, o avevate bisogno di staccare un attimo, perché non è soltanto Saturno che poi concretamente vi separa da qualcosa o vi impone di limare delle parti spigolose della personalità. Su più fronti state crescendo, state rielaborando o iniziando ad elaborare delle cose legate all'eredità, anche a livello di memorie, di psicologia, di comportamenti. State elaborando tutto il vostro passato da molto tempo, è da tanto tempo che avete a che fare forse con dei lutti, parlo di molti anni, non vi spaventate, non sto dicendo che sta accadendo adesso, avete avuto a che fare con dei lutti, vi siete interrogati sul senso della vita, sull'oltre, avete scoperto cose nascoste magari legate alla vostra storia familiare. Avete scoperto tante cose, vi siete confrontati con le vostre risorse, con la vostra capacità di rinascere, di ricominciare, e vi siete confrontati anche con la fede. Il momento continua, arriva blu, il momento continua a spingervi ad evolvere. Questa settimana avete ancora Marte, Giove ci sarà fino al 28 ottobre a favore, quindi i punti di vista, il percorso, l'evoluzione, l'andare oltre, il formarsi, quello c'è sempre ed è una grande fortuna. Arriva anche qualcuno da lontano che ci dà una grande fortuna, e se siete degli studenti, ragazzi, fino a novembre veramente osate, se vi state formando, se avete voglia di fare corsi, se avete voglia di imparare una lingua, se avete voglia di andare lontano, di superare i vostri limiti, di superare voi stessi, fatelo assolutamente, perché il momento è d'oro fino al 28 ottobre, poi ci sarà un break, rinizierà da Natale questo trigono di Giove. Adesso il momento della ripresa, il momento della rinascita, il momento della ripartenza sta per terminare, quello più intenso, dove Giove è stato raggiunto da Marte in Ariete, sta per terminare. Il 5 luglio Marte entrerà nel segno del Toro, e quindi siamo in una fase di bilancio, perché comunque c'è stato un mese abbondante, 45 giorni di upgrade, di formazione, di erudizione, di andare oltre, di vedere la vita sotto nuovi punti di vista, anche di fare formazione veramente sul campo, o addirittura vi siete diplomati, masterizzati, avete proprio già acquisito delle nuove competenze, quindi fra poco toccherà metterle in pratica, o forse mettere in pratica proprio dei grandi cambiamenti. Questa settimana, con la luna nuova nel segno del Cancro, c'è un ulteriore, upgrade, però è legato all'interiorità, all'inconscio, all'emancipazione dal passato, dai vincoli familiari. Fate un altro gradino avanti verso la maturità, verso lo svincolarvi dalle memorie legate all'infanzia, dai genitori, dagli schemi familiari, dalle dinamiche familiari. Si sa che il Leone è ruggente, dominante, è al lavoro sempre molto capace,
arriva a ruoli di responsabilità, è un leader, ma nel suo inconscio l'infanzia, il rapporto con i genitori, le dinamiche familiari hanno un peso specifico molto importante che a volte lo porta a perdersi un attimo, oppure a non godere della felicità e della libertà come vorrebbe o come dovrebbe, forse come un leader veramente dovrebbe. E quindi bisogna lavorare su noi stessi, bisogna lavorare sulle cose che tratteniamo segretamente dentro di noi, sia materialmente, no? Perché una luna nuova in Cancro può indicare anche il rilascio di qualcosa che è legato all'infanzia. Ragazzi, possiamo parlare di mobili, possiamo parlare di una vecchia auto di un nonno che magari lasciate rottamare, di un nonno, di un genitore, di cose che avete trattenuto. Avete presente quando magari qualcuno ci lascia e teniamo i suoi averi, non riusciamo a darli a nessuno, ovviamente le cose di valore, le cose a cui siamo legati, è ovvio che rimangono ai suoi cari, però a volte tendiamo a trattenere anche cose, magari armadi pieni di vestiti, magari per decenni, no? Cose di questo genere, oppure una vecchia casa dei nonni o dei genitori, una casa al paese, insomma si parla di, questa luna nuova parla di evoluzione o rilascio, lasciare andare di cose legate alla famiglia, ai genitori, che possono essere sia materiali, legati ai luoghi di origine, ripeto, proprio legati a delle cose, a degli affetti, a delle cose effettive, oppure memorie. Quindi riavvolgere il film della nostra vita, della nostra infanzia, dare il peso a certe cose, scoprire che ora che avete fatto quell'upgrade, avete superato qualche limite, grazie a Giove, la mente vi rilascia delle nuove memorie che magari avevate completamente sepolte, perché voi sapete che la mente ci protegge da tutto quello che non siamo in grado in quel momento di affrontare. Quindi quando c'è un'evoluzione, quando c'è una crescita, quando la persona è molto centrata, può iniziare ad affrontare situazioni, ricordi, distacchi, a elaborare lutti, a elaborare cose, ragazzi, che prima non avrebbe potuto fare. Quindi questo è un avanzamento e un processo di alleggerimento delle zavorre. La luna nuova in Cancro congiunta al Sole in Cancro, con tutti i pianeti retrogradi, tutti i pianeti generazionali retrogradi, Plutone, Nettuno, per fortuna non Urano, Saturno, retrogradi, è chiaro che riporta al passato, riporta alle memorie, riporta ai legami, ai luoghi di infanzia, alle tradizioni e ovviamente grazie a Giove in Ariete. Giove è anche il punto di vista, non è soltanto la fortuna, è anche le prospettive. Quando un Giove è in Ariete dà luogo a nuovi inizi, è in Trigono, quindi è un buon aspetto, quindi è un'evoluzione naturale. Quando Giove è a favore, per esempio, no? Marte adesso è a favore, portano il cambiamento, l'evoluzione, l'upgrade, il raggiungimento di un obiettivo, il superamento di un limite in maniera naturale. Quando invece abbiamo le dissonanze bisogna fare uno sforzo in più, no? Lì ci è chiesta la prova. Adesso invece è un'elaborazione naturale. Dopodiché sarete sicuramente molto più leggeri e poi dal 5 luglio, ve lo spoilerò già, inizieranno dei cambiamenti ancora più tangibili che vanno proprio a seguire queste nuove consapevolezze e questi nuovi avvenimenti. Quindi una grandissima trasformazione, però con Saturno opposto, lo sapevamo già, fino a marzo sarà così, ma ci sarà Giove a proteggervi. Quindi fatemi sapere che cosa accade di bello, godetevi questa luna nuova, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, le trasformazioni continuano, però questa settimana avete il 29 la luna nuova nel segno del Cancro, nell'amico segno del Cancro, si congiungerà al Sole ed indica l'inizio di una
di una fase di svolta, una fase di cambiamento, però in meglio, volta alla vostra evoluzione, al vostro miglioramento nel settore delle amicizie, del gruppo di lavoro, della classe, se studiate, del team, della squadra, se siete sportivi o comunque lavorate in squadra, nell'entourage, nelle amicizie, persone che avete intorno. Quindi inizia un rinnovamento che che suggella, che spinge, che conferma, quindi che porta ulteriore energia verso quella revisione lavorativa, di rapporti di vita, di stile di vita. Potrebbero accadere un sacco di cose. C'è un po' di mancanza di chiarezza in alcuni rapporti interpersonali e il discorso è abbastanza vasto, per questo non vado mirata, è come se foste sottoposti ad una rivisitazione a 360 gradi. Voi sapete che l'anno prossimo avrete Saturno opposto, quindi che cosa accade? Visto che siete stati fortunati, tra virgolette, perché Giove opposto congiunto a Nettuno, che adesso è retrogrado, hanno già portato a galla delle cose da rivedere, voi lo sapete già dove ci sono situazioni poco chiare, voi sapete già dove le situazioni scricchiolano e quindi potete intervenire, aggiustare il tiro, modificare i vostri comportamenti o modificare le vostre scelte, chiudere quelle situazioni troppo precarie, troppo confuse, con persone ambigue per esempio, o soprattutto con persone evanescenti, con chi magari torna, non è stabile, fa un po' il bello e il cattivo tempo, oppure si assenta, oppure magari c'è ma vi fa sentire soli, no? Qualcosa del genere, oppure lavorativamente parlando c'è chi magari vi fa lavorare molto ma non vi promette quello che vi deve o comunque non vi fa sentire stabili, bene, ok? Quindi voi lo sapete già, grazie ai transiti che ci sono stati, grazie a questo Nettuno che sta opposto al vostro Sole, al vostro ascendente, che sta tornando indietro, come a voler riproporre delle situazioni già affrontate, già vissute, magari nell'immediato, nel passato recente, no? Magari in primavera, o magari negli ultimi ragazzi 10-11 anni, e riporta solo situazioni e cose che però non sono state affrontate bene, ok? Anche delle dinamiche, non è necessario che rispunti la stessa faccia, nome e cognome. L'importante è che voi vi rendete conto che magari cambiano i nomi, cambiano le situazioni, magari cambia il lavoro, ma sta risuccedendo la stessa cosa. Il punto è quello. E avete 8-10 mesi prima che arrivi Saturno a far chissà che. No? A togliervi in qualche modo qualcosa. Quindi cosa potete fare? Scrivete, tenete un diario, voi siete tra le persone migliori per farlo e scrivete non quello che la gente, gli altri vi dicono e non quello che voi dite, ma quello che voi fate. Perché per apportare un cambiamento vero, per stare in armonia con gli altri, dobbiamo fare poche chiacchiere, ma conoscerci meglio. E soprattutto ricordatevi ragazzi, soprattutto in tempi di opposizione di Nettuno, opposizione di Giove, quindi quando si prospettano situazioni confondenti, confuse, poco definite, ambigue, no? Quelle cose che non vi fanno star tranquilli e magari non riuscite a ritrovare il bandolo della matassa, quello significa una cosa, che siete molto nel mentale, no? Ma non vi ascoltate e soprattutto non vi conoscete. Ragazzi, gli altri ci fregano soltanto quando noi non ci conosciamo. Perché se tu non conosci te stesso non riconosci neanche chi hai di fronte, ma se tu sei onesto con te stesso e non ti racconti che sei splendido, bravo, santo, fantastico lavoratore, ma ammetti le tue zone d'ombra, vai ad aprire quelle stanze chiuse che non fa figo,
vantare, ma che esistono e ce le abbiamo tutti, se tu le guardi, se tu sai le tue debolezze, se tu le conosci, gli altri non ti possono fregare perché è speculare. Se tu conosci te stesso, se tu sei nell'onestà, nella trasparenza e nella limpidezza, non c'è Nettuno, non c'è Giove opposto che tengano, perché gli astri inclinano, ma l'uomo determina. Quindi quando le situazioni sono nebulose, c'è una parte del nostro lato ombra, c'è una parte dei nostri comportamenti, non soltanto pensieri, ragazzi, proprio comportamenti. È vero che il pensiero crea, ma se io ho una cosa dentro, se ho un sentimento dentro, se io ho una fobia dentro, se io ho una rabbia dentro, ragazzi, la mia energia arriva, le mie azioni in alcuni momenti della giornata, le reazioni soprattutto, quelle prima o poi vengono fuori, ok? Quindi conoscersi bene, essere onesti con se stessi per non farsi fregare. Questo è il lavoro che dovete fare per risolvere ogni cosa e quindi se iniziate a farlo adesso, questi cambiamenti, tra l'altro potenzialmente positivi, diventeranno ulteriormente positivi perché voi sarete consapevoli di quello che deve cambiare, di quello che è meglio per voi e invece magari se io frequento una persona, no, che mi illudo sia fantastica perché io mento in primis a me stessa e magari una luna nuova congiunta al sole in sestile, magari no, in ottimo aspetto al mio sole o al mio ascendente vergine, me la allontana invece di ringraziare l'universo, di ringraziare Dio, magari io mi struggo, no? Potrebbe essere, soprattutto con magari questa persona non è onesta, quindi dice che deve allontanarsi perché ha da fare, perché ha degli impegni e io mi struggo perché ho Nettuno opposto, io stessa non conosco le mie zone d'ombra, sviluppo degli attaccamenti, dei bisogni di presenza e perdo qualcuno. E invece, ragazzi, quando deve arrivare il nuovo è buono, dovremmo essere ben felici che qualcuno sia uscito dalla nostra cerchia di amici, dal nostro entourage, dalla nostra squadra, dal nostro gruppo. Quindi abbracciate il cambiamento perché è inevitabile che ci sia. Ringraziamo Saturno retrogrado che ci aiuterà a sistemare meglio tutte quelle cose burocratiche, quelle cose lavorative, quelle cose che negli ultimi 2 anni si sono inceppate. Magari sarà un'estate un po' faticosa. Magari non sarà completamente rilassante, anche se c'è da dire che ci saranno dei vergine, delle ascendenti vergine che studieranno tanto, faranno dei corsi, impareranno la lingua, probabilmente faranno dei viaggi di formazione per studiare, ma ce ne saranno anche tanti altri che se andranno lontano in qualche modo lo faranno anche per divertirsi. Sicuramente non sarà un'estate in panciolle, ok? Un'estate piena di ozio, ma io credo che neanche a voi piaccia poi l'ozio. Ci sono molti vergini che sono delle formichine operose e quindi con impegno, con apertura alle novità e al cambiamento e con onestà verso voi stessi, quindi con concretezza, piedi per terra, in realtà ragazzi andrete molto molto lontano. Dal 5 luglio Marte entra nell'amico segno del Toro, voi siete fra i beneficiari di quel transito strepitoso tra Marte, Urano e nodo nord che si verificherà tra il 5 luglio e il 21 agosto. Se capitate per la prima volta su questi video dovrei mettervelo nell'info box, ma cercatelo anche sul canale, gli incontri del video sugli incontri del destino, Urano, Marte e nodo nord in Toro, perché se abbraccerete il cambiamento sarete concreti, onesti e affidabili, nonostante qualche confusione in rapporti interpersonali, andrete veramente lontano e non da soli. Quindi sappiate che anche tra le amicizie può spuntare un amore, un sentimento molto dolce, ok? Però vedete, badate a quello che le persone fanno, ma non tanto a quello che le persone promettono, ok? Ragazzi, un grande in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia.
Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, questa settimana, udite udite, è l'ultima con l'opposizione di Marte, quindi per un paio di anni non ne sentirete più parlare, ok? Quindi ritorna una sorta di pace, ritorna una sorta di tranquillità, smettono di provocarvi, voi smettete di essere intemperanti, reattivi, ribelli e speriamo, poi dipende anche da come avete vissuto gli ultimi 40 giorni, speriamo che non abbiate fatto grossi danni in questo senso, quindi che non abbiate rotto relazioni, non vi siete licenziati, non abbiate magari rivelato cose scomode al partner oppure insomma innescato una serie di ragazzi anche denunce, tensioni, licenziamenti se voi siete il datore di lavoro, cioè anche colpi di testa e azioni di cui potreste esservi pentiti. Ho detto speriamo perché speriamo nel senso se ve ne siete già pentiti, perché con l'impeto che c'è stato, con l'intensità della congiunzione di Marte in Ariete, Giove in Ariete, un transito che non accadeva dal 2011, ammesso che ci fosse Marte in Ariete, perché voi avete avuto Giove opposto nel 2011, ma ragazzi in questo momento devo andare a vedere se c'era anche Marte. Allora ragazzi, ho controllato, ebbene sì, anche nel 2011 avete avuto, se ne avete memoria, avete avuto una congiunzione Giove-Marte al discendente, quindi in Ariete, opposti al vostro Sole ascendente, e questo transito particolarmente sfidante si verificò nell'aprile, da tutto aprile, quindi facciamo dal 1° aprile all'11 maggio del 2011. Allora è ufficiale, si chiude questa settimana ufficialmente la fase che è iniziata allora. Tra l'altro c'era il nodo nord in Sagittario, adesso c'è stata la luna piena in Sagittario, davvero potrebbero essersi riproposte o concluse delle dinamiche legate ad allora, o essere risorto qualcuno o esservi finalmente liberati di qualcuno che è subentrato all'epoca. Perché dico finalmente? Perché cari bilancia e ascendente bilancia, voi siete stati tra i più investiti in maniera sfidante e non tranquilla da quella fase iniziata nel 2011, da questo dodicennio, perché all'epoca il cielo che lo inaugurò era particolarmente sfidante, l'ho detto per tutti i segni, io l'ho chiamato di decadentismo perché veramente ha destrutturato, distrutto negli ultimi 12 anni molte situazioni non senza criterio, l'universo non si muove mai senza criterio, il criterio era proprio quello di far cadere le maschere e di far scendere in profondità la nostra coscienza, no? Le nostre relazioni, le situazioni che creavamo, ma sicuramente voi, bilancia, ascendente bilancia, siete stati fra quelli che hanno dovuto reggere maggiormente botta. Perché è stato, questo vale anche per tutte le persone che hanno magari uno stellium in bilancia, ragazzi, è stato assolutamente il periodo più catartico e sfidante probabilmente degli ultimi, non so, 30 anni ragazzi, 40 anni, quindi possiamo dire che questa settimana il peggio è passato, noi siamo molto molto contenti di questo, quindi speriamo che non ci siano stati grandissimi danni. Se siete pentiti, ragazzi, avete Mercurio e Venere che è il vostro governatore a favore, quindi potete sempre cercare di recuperare, e ricordate che quello che si rivelerà irrecuperabile, ragazzi, era destino che Saturno, signore del tempo, se lo portasse via, ok? Ci sono troppi pianeti retrogradi
perché non portiate a rivisitazione varie situazioni che non avete risolto, e se avevate cercato di salvare capra e cavoli, ma non c'erano le condizioni, non c'era l'interesse, insomma c'erano delle robe, delle situazioni proprio prive di linfa vitale, proprio prive di traffico, prive di energia, è inevitabile che qualcosa, anche grazie o attraverso un colpo di testa, un colpo d'ira, debba andare via col passato, perché quando ci sono dei transiti comunque così di rinnovamento è chiaro che qualcosa dovete lasciare andare, perché dovete permettere all'energia che entri il nuovo. E cosa accade? Con la luna nuova del 29, luna nuova in Cancro, segno cardinale, che per voi è, voi siete un segno cardinale, quindi già i segni cardinali quando accolgono un transito danno vita a qualcosa di molto più impattante, di molto più legato ai cambiamenti rispetto agli altri segni, perché Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, segni cardinali, sono gli unici che riescono a dar vita a nuove situazioni, ai cambiamenti, perché siete legati, siete i segni che aprono le nuove stagioni. L'Ariete apre la primavera, il Cancro apre l'estate, la Bilancia apre l'autunno, il Capricorno apre l'inverno, quindi i segni cardinali hanno proprio l'energia di fare da cardine, e quindi sicuramente avete avuto un'energia scardinante nelle relazioni, quindi nel liberarvi da situazioni o nell'iniziare, nell'avere la forza finalmente di iniziare qualcosa di nuovo. E adesso con questa congiunzione Sole-Luna, anche se in maniera molto impegnativa, anche se in maniera molto faticosa, perché nessuno vi nega che vi state veramente impegnando, e voi che siete i figli di Venere, una Venere d'aria molto leggera, che ama anche le cose abbastanza comode, no? Le cose tutte dove voi siete sempre, come dire, presentabili, non vi piace sbattervi, non vi piace fare lavoracci pesanti, sono così volgari rispetto alla vostra natura, no? Siete delle persone così artistiche, così legate a fare cose gentili, eleganti, che insomma, uno sforzo del genere come quello che state facendo, insomma, sicuramente vi ha fatto fare un grande upgrade, no? Cioè una grande crescita, l'universo ve ne renderà sicuramente merito. Quindi adesso con questa luna nuova c'è un'altra novità che riguarda, ragazzi, la realizzazione di un progetto professionale o legato alla famiglia a cui voi mirate, cioè voi avete sempre l'idea di fare una famiglia e di far sì che questa famiglia progredisca sempre, no? Quindi acquisisca beni, i figli si laureino, ragazzi scusate, a una certa non ce la faccio più, comunque prendano questa benedetta laurea, si formino, siete molto ambiziosi in queste cose, no? E adesso con questa luna nuova, ulteriore transito in segno cardinale, c'è un upgrade, quindi se Marte e Giove al discendente hanno portato la fine di una relazione, adesso vi state andando a trovare casa nuova. Se Giove e Marte in Ariete hanno portato un licenziamento, adesso state aprendo un ristorante oppure mettendo qualcosa in cantiere, magari con qualcuno di famiglia. Se Marte e Giove vi hanno fatto acquistare un immobile o qualcosa, adesso insomma ci state mettendo mano per farlo diventare qualcosa di molto interessante. Quindi sicuramente io spero che vi siate divertiti. In realtà avete Venere e Mercurio che vi stanno consentendo, diciamoci così, la leggerezza, il tempo e la giusta compagnia per fare anche cose divertenti, ok? Riuscite a farci scappare il viaggetto, riuscite a farci scappare il corso di teatro, la cosa ludica, la vacanza, insomma, no? Anche qualcosa che sia culturale e stimolante. Riuscite a fare questo, però non sarà un'estate
Comodissima, non sarà un'estate comodissima, nel senso che non avrete molto tempo di riposarvi, avrete invece tante belle cose da fare, ragazzi. C'è la parte centrale, 5 luglio 21 agosto, vi lascio il link di un video dedicato se non l'aveste ancora visto, in cui c'è uno snodo epocale nel quale risolverete questioni ereditarie, farete compravendite, risolverete proprio il grosso di un patrimonio immobiliare, o qualcuno lo risolverà per voi. E poi il momento di relax, il momento diciamo di rilassamento, di divertimento, nel quale probabilmente avrete già prenotato qualcosa per andare lontano, inizierà ufficialmente il 21 agosto e tra l'altro sarà anche molto lungo questo momento, estremamente costruttivo, movimentato e interessante. Se state pensando di iniziare un nuovo corso di formazione o di andare all'estero e lo state valutando con questa luna nuova, dal 21 agosto fino a marzo del 2023 inizierà una fase molto interessante, molto costruttiva, quindi se ci state pensando sappiate di iscrivervi all'università, di andare all'estero, di imparare una lingua, di fare un nuovo corso di formazione. Ragazzi, le stelle dicono di sì. Ma intanto fatemi sapere che cosa hanno portato queste novità alla fine di Giove e Marte in Ariete e che cosa porterà, dove vi porterà questa luna nuova in Cancro che sembra avvicinarvi ad un sogno, ad un progetto che avevate da tempo. Quindi un grande in bocca al lupo, godetevi questa luna nuova, godetevi Venere in Trigono e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, il periodo intenso, diciamo scombussolante, convulso, pieno di impegni, insomma pieno di tensione, ragazzi, di lotta, di impegno, di nuove situazioni che si sono create così all'improvviso nelle ultime 3 o 4 settimane, dovrebbe volgere al termine. Questa è l'ultima settimana che il vostro governatore Marte è nel segno dell'Ariete, che per carità voi Marte lo palleggiate molto bene, siete fatti dell'essenza di Marte, ma una congiunzione Marte e Giove in un determinato settore ha creato sicuramente delle situazioni un po' scombussolanti, anche per non soltanto lavorativamente parlando, probabilmente anche per questioni legate alla salute vostra o di un vostro familiare che vi hanno fatto fare anche magari molto su e giù, vi hanno provocato tensione, vi hanno fatto vivere il tempo anche in maniera molto accelerata per cercare di fare tutto nel migliore dei modi e anche affrontare quella che probabilmente è stata una nuova sfida che però riproponeva insomma evidentemente una situazione precaria legata al passato. Se, cari Scorpione, non si tratta di dinamiche lavorative, le tensioni, come dicevo, come stavo accennando, sono state da metà maggio in realtà legate all'ambiente di lavoro oppure ad un trasloco, ad una compravendita che hanno ovviamente movimentato le vostre tempistiche. Forse ecco, le tensioni al lavoro sono state il riflesso di queste problematiche, no? Di queste problematiche magari legate agli immobili. Allora, diciamo così, questa è l'ultima settimana di tensioni, ma già il 29 avrete un'amica luna nuova in Cancro congiunta al Sole in Cancro, quindi diciamo che già dal 22 da quando il Sole è entrato nel segno del Cancro, insomma l'energia è diventata un po' più avvolgente, un po' più protettiva, un po' più affettuosa, forse è arrivato qualcuno della vostra famiglia ad aiutarvi, no? O comunque vi ha detto cose molto belle. Adesso con questa luna nuova in Cancro è come se faceste un upgrade della coscienza, è come se
comprendeste qualcosa, capiste delle cose, faceste un'esperienza che vi portasse, che potrebbe portarvi a rivedere le cose familiari, il karma familiare, l'educazione ricevuta in una maniera diversa, oppure se avete ricevuto delle abitudini che volevate cambiare, come tutti, adesso riuscite a comprendere che cosa modificare o da dove viene un comportamento. In realtà però questa luna nuova, oltre alle questioni di consapevolezza, di crescita personale, di maturazione, di interiorizzazione, è anche una luna molto buona per gli studi, ragazzi, per decidere cosa fare del vostro futuro se siete giovani, per decidere di tornare all'università, per decidere di investire in questo momento in formazione e quindi di portarvi a crescere. Se vivete lontano dalla vostra terra di origine, dalla terra magari di uno dei due genitori, con questa luna nuova potreste regalarvi anche un regalo di riscoperta delle origini e quindi probabilmente anche un viaggio per tornare nei luoghi dei genitori, nel paese della famiglia, oppure nei posti dove avete trascorso l'infanzia. Quindi è una sorta di luna a Marcord, è anche una luna di crescita. Forse riuscite a fare con questa luna nuova qualcosa di diverso, di più evoluto rispetto all'educazione ricevuta, quindi comunque è una grande crescita. Ovviamente questa luna inizia un momento, non porta inizia una fase ascendente, dà inizio ad una fase ascendente, non porta un cambiamento adesso così all'improvviso, inizia a muovere l'energia e a dare vita a qualcosa che vi porterà lontano e che vi porterà a vedere i primi grandi, come dire, miglioramenti, cambiamenti, le prime grandi evoluzioni tra novembre e dicembre, e poi poi sarà la vostra fortuna, probabilmente creerà la vostra fortuna a partire da marzo 2023, quando Saturno, il signore del karma, smetterà di essere dissonante e sfidante, entrerà in trigono, che insieme al sestile è l'aspetto migliore, perché regala promozioni, regala avanzamenti, regala sblocchi di situazioni, regala risoluzioni, porta l'amore, stabilizza le relazioni, quindi insomma fa finire i traslochi, stabilizza anche il lavoro, quindi benedetto Saturno. Però ci dobbiamo prima arrivare. Se i cambiamenti che stanno accadendo nella vostra vita privata sono anche legati a questa luna nuova in Cancro, oppure questa nuova consapevolezza che vi porta a luna in Cancro vi consente anche di avere una nuova visione di quello che verrà, insomma, una non esclude l'altra. Fatto sta che, io ve lo spoilerò, dalla prossima settimana i cambiamenti che sono avvenuti in questo mese e mezzo potrebbero portare a conseguenze, cioè ad esiti. Marte il 5 luglio entrerà in opposizione al discendente, vi capiterà più o meno quello che hanno vissuto e affrontato i nati sotto il segno della bilancia, dell'ascendente bilancia negli ultimi 40-45 giorni, quindi porterà un distacco probabilmente da qualche situazione, da qualche rapporto, un cambiamento, delle novità, una trasformazione proprio delle relazioni, delle situazioni stabili, dei contratti lavorativi. È un transito molto particolare di svolta che va dal 5 luglio al 21 agosto. Se volete approfondire vi lascio in sovraimpressione, ma anche lo trovate nel canale, il video dedicato alle svolte del destino e agli incontri del destino. Quindi potreste cambiare lavoro, ragazzi, potrebbero rifarvi un contratto completamente diverso se vi scade. In realtà potreste anche fare degli incontri, in realtà li avete già fatti probabilmente, qui ritorna qualcuno, finalmente ritorna qualcuno che vi era rimasto nel cuore, e o iniziate subito a fare progetti e mettete su famiglia, o
Arrivano bambini, arrivano figli, magari tanto desiderati e dovete fare coppia, insomma iniziate a fare sul serio per forza, oppure ragazzi, se siete in una situazione stabile, potrebbe davvero nel vostro caso arrivare un incontro del destino. Gli incontri del destino non sono soltanto sentimentali, sappiate che si rompono soltanto le situazioni traballanti, comunque possono essere anche lavorativi, ok? Lavorativi, e però questa qua secondo me è anche una compravendita immobiliare, perché quando si tratta di toro, del segno del toro, abbiamo gli immobili, l'economia, transazioni di denaro e cose molto molto concrete, quindi ho anche creazioni di società, ma anche assunzioni. Insomma, qui ci sono grandissime novità. Io vi sono veramente curiosa di sapere che cosa accade allo Scorpione. Sappiate che queste novità in autunno e a marzo creano la vostra gioia, la vostra fortuna, quindi accogliete il nuovo, state sereni, non abbiate paura, non cercate sempre di controllare tutto, perché a volte siete veramente maestri nel far scappare le situazioni per l'eccesso di controllo, proprio di ansia, di fiato sul collo che riuscite a fare per un eccesso di insicurezza. Quindi gestite questa cosa, siate concreti. I pianeti in Toro fanno saltare tutti gli altarini che vi fate e rimane la realtà dei fatti, quindi siate concreti, obiettivi, non eccedete nel controllo e voi vedrete che i cambiamenti che stanno per arrivare vi porteranno veramente lontano. Vi prego, raccontatemi quello che accade. Un grandissimo in bocca al lupo, accogliete questa luna nuova proprio per farvi portare lontano dal punto di partenza, no? Per essere in continua evoluzione, non rimanete nella vostra acqua bassa e un po' stantia certe volte, ok ragazzi? Cercate di rinnovarvi. Un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa settimana vedrete salire alla ribalta delle situazioni che possono essere legate alla famiglia di origine o ai luoghi di origine o comunque a degli immobili o questioni familiari. Ragazzi, adesso cercheremo di entrare nello specifico, e però io credo che si tratti di immobili, perché viene a galla anche una questione legata alle eredità, cioè si ripropone una questione, magari una problematica, una situazione poco chiara, magari anche una rottura, un allagamento, una vendita che non va a buon fine, insomma è qualcosa di non lineare, non perfettamente lineare, che riguarda un immobile uno o più immobili che voi avete ereditato, oppure che riguarda questioni ereditarie, questioni poco chiare legate ai vostri familiari, proprio per quello che riguarda i beni ereditati. Quindi c'è qualcosa da sistemare. Allora, questa è l'ultima settimana in cui avete Marte a favore, quindi si presume che siate stati in vacanza, si presume che abbiate avuto dei colpi di fulmine, si presume che insomma nella prima parte dell'estate astronomica è entrata adesso, diciamo l'estate che è cominciata 2 mesi fa per il caldo che sta facendo. Spero che è preferibile, auspicabile che nella prima parte, insomma comunque fino al 5 luglio, vi siate quantomeno divertiti, siate andati in giro, insomma vi siate innamorati, abbiate vissuto la passione, insomma siate andati su, giù, insomma abbiate vissuto un momento entusiasta, pieno di energia, pieno di nuovi inizi, pieno di passione, pieno di divertimento, perché adesso da questa luna nuova si inaugura una fase, appunto, come dicevo, impegnativa che vi vede molto centrati e molto concentrati al lavoro, perché qui ci sono cambiamenti, novità, forse assunzioni, forse quel trasferimento che dovevate avere, che doveva arrivare, che potrebbe arrivare questo, e poi
la questione degli immobili o dei familiari. Ora, se quel Saturno retrogrado ha permesso alla luna piena in Sagittario della scorsa settimana di portarvi quello che doveva portare, quindi dei trasferimenti, dei cambiamenti lavorativi, è probabile che quella situazione, insomma, poco chiara di incertezza che riguarda le case e gli immobili, non riguardi cose ereditarie, ma voi che forse dovrete cambiare casa, no? E trasferirvi. Oppure niente, Saturno retrogrado, che è anche spesso il karma familiare, ha riportato quella cosa. Voi volete sapere quando si risolve, vero? Ok, allora, dopo questa settimana, proprio questa, fino al 4 luglio, dove magari possono esserci incertezza, confusione, situazioni poco chiare, dalla prossima la questione immobiliare ed ereditaria inizia a trovare una risoluzione, che non è escluso che richieda, non chiedetemi come, ma tipo un atto di forza. Un atto di forza perché? Perché quando Marte entrerà nel segno del Toro e si congiungerà, quindi dal 5 luglio al 21 agosto, c'è anche un video dedicato perché è una cosa epica, quando Marte si congiungerà ad Urano, il nodo nord, nel segno del Toro, metterà in moto tanta di quella energia che forzosamente verrà apportato il cambiamento, e qui si tratta proprio di cambiamenti materiali, quindi o alla fine risolvete, vendete la casa, ci mettete un avvocato, insomma questa cosa si dovrebbe veramente risolvere. L'unica cosa, diciamo, l'unica pecca di queste circostanze è che va a capitare, va a riguardare proprio 2 mesi estivi, no? E noi sappiamo quanto al Sagittario e all'ascendente Sagittario piaccia lavorare assolutamente, perché è un segno ambizioso e giusto, però piace anche tanto l'estate. Comunque la faccenda si risolverà, o comunque questo momento intenso, anche lavorativamente parlando, di luglio e agosto si risolverà a vostro favore, soprattutto, e voi sarete contenti di questo, dal punto di vista economico, ragazzi, oltre che della soddisfazione personale. Quindi andate a star meglio. L'unica, diciamo, il pegno da pagare per ottenere questa grande trasformazione, questa risoluzione di questa faccenda che ritorna probabilmente nuovamente, è l'impegno, il tempo, la forza, l'energia e probabilmente proprio la richiesta di aiuto o di qualcosa. Ci vuole molta energia, non so cosa farete, fatemelo sapere nei commenti. Fatemelo sapere nei commenti, insomma raccontate, perché è una cosa statistica molto interessante. Ora, a prescindere dalle faccende, diciamo, ereditarie ed immobiliari, sarà a vostro vantaggio anche, a vostro vantaggio economico, ma anche di prestigio, no? di potere personale, la fase lavorativa, questa intensa fase lavorativa che andrà dal 5 luglio al 21 agosto. E già vi spoilerò, perché è bene che lo sappiate, che poi questi cambiamenti che stanno avvenendo nel vostro quotidiano, nel vostro lavoro, molto probabilmente porteranno a mettere in discussione dei rapporti, dei contratti lavorativi, delle società, delle collaborazioni per un lungo e abbastanza teso periodo di tempo che andrà dal 21 agosto al 7 marzo. E poi da lì si innescheranno tutta una serie di cose con Saturno in pesci. Devo spoilerarvele queste cose, ragazzi, perché sono in atto sicuramente dei cambiamenti che ovviamente innanzitutto siete protetti fino a maggio dell'anno prossimo, perché avrete comunque sempre il favore di Giove, quindi l'amore e la fortuna saranno sempre con voi in questi grandi cambiamenti, anche epocali, in questo preludio di cambiamenti e di svolte di vita che, ragazzi, sono legate proprio ad alcune fasi della vita.
quindi poi è che comunque se farete le cose come vanno fatte, voi vedrete che anche l'anno prossimo, quando ci sarà Saturno, probabilmente porterà a ridurre gli immobili o a dei cambiamenti di vita importanti, a una certa maturazione, diciamo, di eventi, ma avrete tanta fortuna e tanto benessere, quindi questo va ricordato perché è importante. Tira sempre aria di cambiamenti, come dicevo, di spostamenti. Se avete fatto dei concorsi, questa settimana è una settimana interessante per avere delle belle novità. Se siete persone che si sono candidate in politica, avete ballottaggi questa settimana che qualcuno mi ha scritto, potreste avere delle belle novità, per esempio. Questa è una cosa che potrebbe cambiare le carte in tavola di molte persone, ok? Questa è una cosa interessante, questa è una cosa molto interessante. L'amore va a gonfie vele. Non so se avete utilizzato questo transito di Marte per iniziare una nuova relazione a discapito di una vecchia. Se non vi siete ancora compromessi, insomma, avete in ballo due situazioni, ragazzi, sappiate che quando ci sarà Marte in Gemelli ci sarà molta tensione nell'aria il 21 agosto, quindi siate prudenti, ragazzi, quando ci sono questi transiti siate prudenti, perché con un eccesso di pianeti in segno di fuoco poi uno si lascia andare e fa colpi di testa, però quando sappiamo già, l'astrologia è bella per questo, perché tu puoi vedere da qui a 10 anni i transiti che ci sono, poi è ovvio che quelli agiscono su quello che noi gli offriamo e noi non sappiamo cosa combiniamo l'anno prossimo magari, no? Però a distanza con un anticipo di un paio di mesi, se la stiamo combinando grossa e magari poi avremo Marte per 7 mesi opposto, posso immaginare che qualcuno mi sgama, che comunque la situazione diventa stressante. Quindi insomma cercate di usare il buon senso. Voi siete delle creature molto infiammabili, però il buon senso in questi casi è richiesto, soprattutto se c'è una sorta di dualità. Quindi ragazzi, grandi scombussolamenti, se no veramente rischiate che la casa non è che la vendete, cioè mi mandano fuori, ok? C'è anche questa eventualità, quindi fate i bravi, moderate l'esuberanza, un grande bacio, fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, allora mentre io sono afferrata, attaccata al vaso perché Milla lo mette in discussione, anche voi questa settimana con la luna nuova nel segno del Cancro congiunta al Sole in Cancro rischiate di lasciare andare qualcosa, rischiate, probabilmente in realtà accade, qualcosa che è appannaggio di contratti, rapporti interpersonali, rapporti legati a persone che vengono dall'infanzia, quindi persone di vecchia data, ragazzi, e anche, secondo me, contrattuali, lavorativi e legati ad immobili. Questa luna nuova congiunta al Sole, ragazzi, opposta al vostro discendente, opposta al vostro Sole ascendente, congiunta al vostro discendente, sa proprio di lasciare andare cose a cui si è legati, memorie, case di famiglia, antichi ricordi, amici di infanzia. Ora, ovviamente, qualcuno si preoccuperà perché mi dirà: ma come lasciare andare? Ragazzi, sì, anche allontanarsi. Anche io vendo casa, lascio casa, disdico casa e mi allontano da qualcuno, anche cambiare quartiere, anche questo, oltre che magari vendere tutto. Insomma, non è così drammatica la cosa, ma insomma, ragazzi, siete in fase di revisione, lo sapete già. Per chi capitasse per la prima volta su questo canale, i Capricorno hanno Plutone retrogrado da almeno un mese, ragazzi, non mi ricordo se da fine aprile o da fine maggio, perché c'è
forse da fine aprile, perché c'è tutta una serie di pianeti retrogradi e quindi inizio a confondermi. Quindi avete Plutone retrogrado nel vostro segno, quindi l'evoluzione delle vostre idee, la trasformazione passano e generano soprattutto dei cambiamenti, perché se io evolvo, se io rilascio vecchi limiti, vecchi attaccamenti, vecchi schemi mentali, Plutone fa questo, proprio la trasformazione, la guarigione, anche attraverso, siccome in Capricorno, anche attraverso il rilascio di cose materiali. Io mi alleggerisco, io evolvo, lascio andare cose, emozioni, terrigne, è chiaro che la mia realtà si alleggerisce e magari non risuona. Questo cambiamento è talmente profondo, pensate voi, questo cambiamento è profondo, però arrancate probabilmente se dovessi leggere questo feedback che ci sta dando Milla, no? Il cambiamento è talmente profondo che non risuonate più con quel luogo, con quelle persone, e quindi poi è inevitabile con le lune nuove, una luna nuova al discendente in un segno cardinale così forte per voi, che in determinati momenti dell'anno come quello che capita questa settimana si inneschino proprio i rilasci perché siete in una fase di trasformazione e di evoluzione così forte, ragazzi, che cambierà, che sta cambiando anche la vostra realtà. Questo è indubbio, quindi per fare spazio, per fare entrare il nuovo bisogna lasciare il vecchio, e quindi ci sono questi cambiamenti che, ripeto, possono essere lavorativi, di contratto, di spostamento, sicuramente di trasferimenti. E poi questa settimana, proprio ora che ho detto la parola trasferimenti, questa settimana Nettuno diventa retrogrado, quindi ritornano magari vecchi luoghi, vecchi contatti, vecchi incontri che magari avevate pensato, oppure vi avevano sfiorato, vi erano venuti incontro, no? Vecchie situazioni, persone. Ragazzi, è un mare magnum quello di Nettuno, quindi possono essere molte le possibilità, e adesso si ripropongono e quindi c'è la possibilità davvero di attraversare un oceano, di cambiare casa, di andare veramente, veramente lontano. Tanto più che avete anche Giove, e per questa settimana è l'ultima settimana, Marte in Ariete, nel settore delle radici, che stanno scardinando anche proprio il luogo in cui vivete. Quindi è difficile che non ci sia veramente una trasformazione del luogo in cui state, in cui vivete, no? Proprio una trasformazione del domicilio, del patrimonio immobiliare, della casa. Ragazzi, non è detto che si tratti proprio di un trasferimento di moto al luogo, anche se è molto probabile, ma potrebbe anche trattarsi di una ristrutturazione, insomma, no? Di una casa. Comunque c'è qualcosa o anche delle novità che riguardano forse non gli immobili, ma il luogo dove vivete o le persone con cui vivete. Ecco, qui possono esserci delle novità in questo senso. A tal riguardo, se volete ampliare la famiglia, in realtà ci sono delle belle novità. Dal 5 marzo ci sarà l'incontro di Urano-Marte nodo nord nel settore che è quello dei figli, è anche il settore dell'amore, quindi se avete già l'amore e volete diventare genitori, luglio-agosto sono un periodo strepitoso. Se vi manca l'amore, perché magari con questa luna nuova lasciate andare definitivamente qualcuno, allora questo incontro, questo Marte a favore dalla prossima settimana porterà l'amore, e quindi ci sarà proprio un ampliamento della famiglia, perché dovrebbe arrivare qualcosa o qualcuno, ovviamente in questo caso, di karmico, veramente di destinato. Quindi anche se vi sentite in questo momento in una fase di transizione, state percependo una sorta di solitudine, io sono convinta che durerà molto poco, ragazzi. Qui l'amore, la famiglia, i figli, se ne volete,
se non li volete prestate attenzione, i figli sono veramente dietro l'angolo. Se avete già dei figli grandi, se siete in età da non cercare queste cose, no? In questo ambito, allora le belle novità possono riguardare i figli, a seconda dell'età che hanno, figli che si sposano, figli che si diplomano, figli che magari fanno gli esami di terza media, iniziano no, il liceo, le scuole superiori, chi si laurea, chi si fidanza, chi compra casa o chi magari è grandicello e adesso inizia ad andare a scuola o si iscrive a pattinaggio, va all'asilo, insomma una fase molto importante che vi dà respiro, oppure c'è qualcuno che finalmente arriva e vi dà una vera mano magari con i figli, no? Con gli impegni che avete, perché dal 5 luglio, io devo spoilerarvelo così non vi spaventate, dalle cose dei rilasci, dalle antiche memorie no? che ho nominato prima, dal 5 luglio al 21 agosto avrete un gran bel Marte, Urano e nodo nord a favore che vi faranno, tra l'altro, oltre portare l'amore, oltre portare la fortuna, e voglio dire, con un gatto nero di mezzo mi sembra un auspicio notevole, portano anche un bel e sano divertimento, quindi nonché una fase creativa, ragazzi, una fase creativa se lavorate veramente come artigiani, come artisti, come musicisti, una fase creativa legata alle vostre esibizioni che sarà anche molto fortunata e anche molto remunerativa. Quindi qualcosa finisce perché qualcosa deve arrivare. Questa settimana magari sarà un po' molto stimolante, sarà un po' sfidante magari a livello di emozioni e di tempistiche, perché a voi piace fare le cose per bene piano piano, però dal 5 luglio ragazzi cambia completamente l'aria, riacquisterete una grande fortuna, una grande stabilità, il dominio della situazione, insomma come piace a voi. Quindi apritevi al cambiamento, respiri profondi, state in centratura perché nei momenti di cambiamento altrimenti si fanno delle scelte scriteriate quando invece potremmo aprire la porta giusta. Ovviamente le scelte dipendono da voi, da quanto siete in linea con il vostro cuore, la vostra anima e non con l'ego, perché insomma il Capricorno è un altro segno che ne ha tanto. Ascoltate il cuore, ascoltate quello che vi fa stare bene, agite in coscienza e comunque vada sarà un successo, un grandissimo in bocca al lupo. Fatemi sapere come va e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana abbiamo due fenomeni astrologici che sembrano riguardarvi dal punto di vista del lavoro, delle finanze, dello stile di vita e dell'alimentazione e del nutrimento, quindi salute e lavoro. Vediamo dove insomma si muove l'energia, soprattutto ricordandoci che l'Acquario, soprattutto per chi capita per la prima volta su questi video, l'Acquario vive da 2 anni, dal 10 marzo 2020, il ritorno di Saturno, suo governatore sul Sole. È un transito epocale, ragazzi, colossale, è una cosa che capita nella vita 2, massimo 3 volte in media, perché è un transito che dura 2 anni e mezzo, 3, e capita ogni 30 anni. Saturno è il grande maestro, quindi ci sottopone ad un esame, a una verifica, ci fa pretende che noi diventiamo maturi, chiude un macrociclo legato ai 30 anni precedenti, ci presenta il conto degli errori che noi, ovviamente essendo esseri umani, commettiamo spesso e volentieri, e soprattutto essendo anche il signore del tempo, essendo anche Cronos, avendo un nome oltre a Saturno che è Cronos, quello che accade è che possono finire delle situazioni che secondo Saturno hanno fatto il loro tempo e ne iniziano altre. Quindi Acquario, ascendente Acquario, forse più di chi ha il Sole nel segno dell'Acquario, stanno vivendo da 2 anni e 3 mesi circa delle grandissime rivoluzioni, delle svolte epocali. C'è chi
ha visto crollare molte cose, vuol dire che avevano fatto il loro tempo o che non avevano basi solide, perché Saturno è un severo maestro, severo ma giusto, che chiede coerenza, correttezza, rispetto, limitazioni dell'ego, quindi tutto quello che magari non è andato bene o è stato mandato all'aria perché bisognava rifarlo veramente su basi diverse, con radici solide, con etica, con stabilità, oppure era finito. Quindi già c'è questa situazione che andrà avanti fino a marzo 2023. Adesso stiamo vivendo dal 4 giugno, state vivendo dal 4 giugno voi Acquario e ascendente Acquario, anche Luna in Acquario, ragazzi, tantissimo, la retrogradazione di Saturno, che è un transito abbastanza impegnativo, come se già Saturno non lo fosse già, perché se in questi 2 anni abbiamo sfangato qualche rottura di scatole, no? O insomma qualche cosa l'abbiamo rattoppata e l'abbiamo tenuta lì, o non, insomma, non l'abbiamo fatta bene, no? L'abbiamo evitata, siamo riusciti ad evitarla, con il ritorno di Saturno retrogrado ve la potreste ritrovare di fronte di nuovo. In quel caso il messaggio da recepire, da accettare, è che l'universo vuole da noi che aggiustiamo quella cosa, che comprendiamo quel messaggio, che risolviamo quella faccenda. Quindi ci siamo dentro fino ad ottobre. Questa settimana 2 pianeti c'è Nettuno che diventa retrogrado nel settore dell'indipendenza economica, quindi c'è qualcuno che si sta facendo i conti, no? Si sta facendo i conti in tasca, magari sta facendo transazioni, sta verificando di nuovo, se non l'ha già fatto negli ultimi 5 mesi con il transito di Giove, sta verificando la propria solidità economica, la propria capacità di reggersi economicamente sulle proprie gambe, che poi, ragazzi, energeticamente questo settore dice che se noi siamo capaci di reggerci economicamente sulle nostre gambe, vuol dire che abbiamo maturato una solidità anche emotiva, ok? Proprio psicologica. Quindi una persona è completa e matura e quando ha raggiunto questa sfera di autosufficienza, inevitabilmente la realtà, la matrix esterna, gli permette anche di sostentarsi autonomamente, quindi è già un riflesso e quindi è un settore che ci parla di queste 2 cose. Se non doveste riuscirci con questa retrogradazione di Nettuno, cioè se vi dovesse ripresentarvi una difficoltà, vuol dire, ragazzi, che dovete prima strutturarvi. Poi Saturno retrogrado ve lo chiede 2 volte, oltre a Nettuno, dovete proprio strutturarvi psicologicamente, ok? Quindi imparare ad essere ancora più autosufficienti e completi. Questa retrogradazione di Nettuno, nel vostro caso però, complice la luna nuova in Cancro, può anche indicare se state compiendo degli eccessi alimentari o se state mangiando troppo o troppo poco, se state abusando di qualcosa, ragazzi, qualsiasi cosa, vizi, liquidi, droghe, alcol, qualsiasi cosa che immettete proprio dentro luna nuova in Cancro. Allora, oppure se, non lo so, state a fare Ramadan e quindi, non lo so, col sole, a parte gli scherzi, qualsiasi eccesso, qualsiasi difetto e privazione di qualcosa, questa vengono portati in essere e Nettuno retrogrado e Luna nuova in Cancro chiedono di aggiustare il tiro anche ed eventualmente in uno stile di vita, pena, ragazzi, un malessere, un mal di pancia, delle intolleranze, insomma qualcosa, no? Mal di stomaco, fondamentalmente poi i pianeti in Cancro manifestano questa sorta di patologie. Oppure, ragazzi, Nettuno retrogrado come stato psicologico di non dipendenza può portare anche l'essere legati magari a dei ricordi antichi, a delle situazioni, comunque avere qualche disturbo dell'umore che con la luna nuova in Cancro congiunta al Sole si potrebbe manifestare, ok? In quel caso, ragazzi, con Saturno retrogrado, se succede una cosa del genere, qualsiasi sia il problema di salute, affrontatelo, chiedete aiuto, fatevi aiutare, perché
potrebbe cronicizzarsi, ok? Quindi questa è la prima cosa, e quindi poi questa luna nuova ha proprio per voi, ha proprio lo scopo di farvi vedere quanto siete in grado di prendervi cura di voi stessi nella maniera più giusta. Se non lo fate, viene fuori, ecco, questo piccolo fastidio, questa situazione che va assolutamente compensata, ok? Quindi nella maniera più etica. Quindi a livello di salute può accadere questo. E poi, ragazzi, se siete autosufficienti economicamente, ci sono delle novità lavorative, oppure la luna nuova porta delle novità lavorative che vi renderanno autosufficienti economicamente. Oppure, se non riuscite ad esserlo, quindi si presenta un problema al lavoro, come già vi ho indicato, avrete la necessità di accettare che si tratta di una questione anche psicologica, e quindi di aggiustare anche il tiro e di mettere in discussione la problematica, insomma l'atteggiamento che è emerso, perché dipende da quello. Questa settimana è l'ultima settimana con Marte a favore. Molti di voi stanno insegnando, stanno facendo cose di ribalta, hanno iniziato un nuovo lavoro, avete Marte in Ariete che inizialmente è stato anche congiunto a Giove, state comunicando molto, vi state esponendo molto, avete fatto delle pubblicazioni, delle inaugurazioni, no? È un momento in cui state proprio parlando con gli altri, comunicando, facendo cose burocratiche. Questa è l'ultima settimana di questo inizio, di questo nuovo inizio, no? Comunicativo, espositivo, anche legato alle vendite, ragazzi. La terza casa è quella dei gemelli, quindi c'è questa realtà, c'è questa nuova realtà. La prossima settimana dal 5 Marte entra in Toro e le cose iniziano a farsi un po' più lente, ma anche più determinanti, quindi cambierà completamente l'energia. Voi fatemi sapere che cosa sta accadendo in questi ultimi giorni con la luna nuova, e insomma vedremo, valuteremo in base a quello che accade adesso che tipo di energia porterà poi l'ingresso di Marte nel segno del Toro. Quindi comunque state ancora lavorando molto, ci sono sicuramente delle novità, però forse questa luna nuova vi porterà dei suggerimenti per aggiustare meglio le cose. Quindi ragazzi, in bocca al lupo per il vostro Saturno retrogrado, per la vostra crescita, per le vostre svolte, per i vostri cambiamenti. E passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, questa settimana accadono due fenomeni che vi riguardano direttamente. Nettuno, il vostro governatore, diventa retrogrado, quindi ragazzi, lo rimarrà per diversi mesi. Si ripropongono delle situazioni, degli stati psichici, delle idee, dei fanatismi, delle convinzioni, oppure dei modi di fare, delle dinamiche, no? Tutto molto legato proprio a delle situazioni psicologiche, mentali, anche di benessere, di idee legate al passato. Quindi diciamo che c'è l'occasione di fare una revisione personale di alcune dinamiche, di alcuni pensieri, no? Di alcune convinzioni anche, che vi hanno magari condizionato, o che voi avete considerato come affidabili, attendibili, e che magari invece non lo sono. Oltre a Nettuno retrogrado ci sono altri pianeti retrogradi, c'è Saturno nel settore delle memorie, dell'inconscio, del vostro legame con Dio, la spiritualità. Voi sapete che voi siete il segno più spirituale di tutti, quindi a voi è richiesta un'evoluzione, una comprensione del tutto, un'armonizzazione di tutte le sfere, il mentale, l'emotivo, il materiale, lo spirituale, proprio armonicamente, da mettere armonicamente insieme e fare della vita una proiezione proprio della visione completa della vita stessa, ok? Siete proprio legati a questa funzione, no? Di armonizzazione. Soprattutto siete legati al compito di
abbracciare il tutto e di trascenderlo, quindi di riportarlo a Dio. Dovete anche essere, come dire, delle guide spirituali, perché avete questa capacità. Chi si incarna nel segno dei pesci si dice che sia un'anima antica, che ha vissuto varie esperienze, che ovviamente probabilmente ha girato, ha fatto esperienza in tutti gli 11 segni precedenti e quindi adesso, arrivato alle ultime incarnazioni, non può che offrire, sublimare, offrire alla vita, all'universo, sublimare, no? Tutto quello che ha imparato e trasformarlo, no? Nella forma più evoluta che c'è. Quindi se ci sono state delle convinzioni limitanti, se vi siete allontanati dal sentire, se ci sono delle discrepanze perché magari siete contraddittori, no? Il pesce è tanta roba e a volte ha memorie che di rabbia, di tensione, di combattimento. Il pesce è legato alle maree, i nettuniani. Ragazzi, negli oceani ci sono i mostri più grandi della Terra e Nettuno ha il forcone, quindi probabilmente ci sono delle cose interiori da riarmonizzare, da guardare, da rivedere con una luce diversa, con punti di vista diversi, e quindi qui ci dobbiamo aprire al cambiamento e quindi aprire mente e cuore che hanno pari dignità. Quindi c'è questa cosa da fare. Saturno e Nettuno la impongono, ok? Quindi una revisione e anche uno sperimentare, perché se io non credo a qualcosa non lo do per assodato, no? Io non sono nessuno per conoscere la verità. Una mente curiosa, ricercatrice, onesta e pulita sperimenta, si misura, verifica e poi trae le sue conclusioni. Quindi è il momento di rivedere vecchie convinzioni, vecchi stati psichici, per capire di che cosa si tratta, magari non nello specifico, vi accorgete da quello che vi ritorna indietro, dalle situazioni che vi ritornano indietro, quelle disfunzionali, quelle critiche, quelle che creano pesantezza. Quei settori della vita che non decollano hanno bisogno di una revisione che passa principalmente per il mentale, no? E per le convinzioni limitanti. Il 28 Nettuno diventa retrogrado, il 29 c'è una bella luna nuova nel segno del Cancro, congiunta al Sole in ottimo aspetto, no? In un segno molto amico per voi pesci, ascendente pesci, quindi che cosa accade? Diverse cose, può esserci un ritorno alle origini, può esserci un rispuntare da qualche parte di un amore magari del passato, legato magari al primo amore, un amore legato all'infanzia, un amore, un sentimento, una situazione, un affetto legato ad un determinato luogo magari, no? Che vi ricorda le vostre origini, i vostri primi anni di vita, le vostre radici. Se non dovesse essere questo, comunque ragazzi, se non dovesse avere un legame particolare con un luogo o con un luogo della memoria, comunque ragazzi qui ci sono novità sentimentali assolutamente, probabilmente anche delle novità familiari, no? Un contatto, un ritrovarsi, un viaggio verso casa. Questa è un'indicazione che è presente e magari vi aspettavate un affetto maggiore, no? da questi familiari, da questi affetti e invece trovate leggerezza, divertimento, ma forse vi sareste aspettati un momento di condivisione, di emotività e di affettività come di più forte, quindi, però non rimanete male ragazzi, perché proprio c'è una leggerezza, data da Venere in Gemelli e Mercurio in Gemelli, che per voi magari possono essere troppo freddini, troppo chiacchiericci, magari poco accoglienti, però portano tanto divertimento. E poi dobbiamo anche imparare ad accogliere un'affettività e un modo di vivere i sentimenti anche diverso.
Le novità che voi trovate a casa in questo periodo poi daranno luogo ai cambiamenti, a una fase di transizione abbastanza intensa, non proprio comodissima, ma comunque di grande crescita e soprattutto di grande preparazione all'ingresso di Saturno nel vostro segno, che inizierà dal 21 agosto al 7 marzo 2023. Quindi siete in sta per entrare Saturno nel vostro Sole. È bene fare scelte lucide, è bene togliere tutto quello che non serve sia interiormente, quindi convinzioni, atteggiamenti disfunzionali, limiti, ego. Ragazzi, l'ego, di che cosa stiamo parlando? E anche situazioni inutili, lavori che non risuonano con voi, perché insomma altrimenti poi ci penserà Saturno. Momento molto buono per le finanze se riuscite a non spendere troppo, e momento molto buono dal 5 luglio al 21 agosto per interloquire con qualcuno che vi aiuterà a prendere in mano la situazione, a fare i cambiamenti che dovete fare e a farvi due conti, perché è probabile che abbiate avuto delle uscite di denaro nell'ultimo mese, mese e mezzo, se non di più, se non anche prima, un po' esorbitanti. Quindi c'è anche, usate luglio e agosto per prendere in mano la situazione, farvi due conti ed essere pratici, ok? È il momento di fare quello, ascoltate il vostro sentire, però siate concreti ed obiettivi ed usate un grande buonsenso, ok ragazzi? Io vi faccio un grande in bocca al lupo, sappiate che le difficoltà che state avendo adesso tra novembre e dicembre avranno la loro completa visione, però dovete cercare di sviluppare un maggior senso pratico, una maggior obiettività. Questo è importante in vista dell'ingresso di Saturno nel marzo del 2023. Quindi io aspetto i vostri feedback, vi faccio un grande in bocca al lupo di nuovo, siamo arrivati alla fine del video, grazie per essere stati con me anche questa volta, grazie ancora a tutti gli abbonati e noi ci vediamo ai prossimi video o ci vediamo su Instagram. Un bacio a tutti e buona settimana!